La scorsa volta abbiamo visto la morte di Andrew De Salvo, quindi abbiamo visto la morte del guardiano della guardia dell'orfanotrofio e della Water Prison. Vi ho spiegato quanto sia stato un posto terribile per tutti i bambini, per Walter, anche per colpa chiaramente di Andrew De Salvo stesso, per quanto una persona terribile era. Siamo ritornati adesso nel nostro appartamento e dobbiamo vedere quello che è successo. Abbiamo sentito che c'è un rubinetto acceso nel bagno, quindi adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Sempre nello scorso episodio, oltre all'introduzione, abbiamo visto che sono morti Cynthia, vittima numero 16, vittima numero 17 Jasper Gein e vittima numero 18 Andrew De Salvo. Quindi siamo arrivati a 18 vittime su 21 per il rituale di Walter, ok? Per riportare in vita la madre, ok? Quello che gli è stato insegnato è questo e quindi lui fa questo. Posiamo la targhetta che ci ha dato, che era davanti alla porta dove avevano trovato il cadavere di Andrew De Salvo, la placca della vigilanza, chiaramente perché lui era una guardia. Oh, ok. Sangue, macchiato di sangue, che puzza orribile, proprio come quella stanza piena d'acqua sotto la prigione cilindrica. Proprio perché, ragazzi, Andrew De Salvo, abbiamo visto, che è stato morto, è stato ucciso, annegato da Walter Sullivan nella prigione acquatica. E noi abbiamo sentito, una volta tornati nella nostra stanza, dell'acqua che scorreva ed era la vasca da bagno piena di sangue, ok? Più si allarga il buco, più ci avviciniamo, diciamo, nel profondo di Walter, ok? Siamo sempre più vicini a ciò che ci vuole dire Walter e ciò che vuole fare Walter. Molto, molto alla PT. Direi la vasca piena di sangue. Abbiamo un biglietto. C'è un ritaglio di carta rossa infilato qui dentro. Ho trovato qualcosa di molto efficace contro i fantasmi, mi ha salvato la vita. Questo qui, chiaramente, questi foglietti rossi che troviamo sotto la porta sono la maggior parte scritti da Joseph Schreiber, il vecchio proprietario della stanza 302, ok, ricordiamo. Era infilata nella grande roccia nel bosco vicino all'orfanotrofio. È una spada con un manico triangolare di legno fatto a mano con su scritto una sorta di incantesimo. Come arma è pesante e difficile da trasportare, ma in qualche modo sembra cambiare secondo il potere del fantasma vittima. Colpisci quando la spada è attivata. Se non indebolisci il loro potere, i tuoi attacchi saranno respinti. Per quanto ne so, esistono solo 5 spade con un potere simile, è estremamente preziosa. 23 luglio. Ok, in questo foglietto rosso c'è scritto, ok, che Joseph ha trovato il modo per fermare i fantasmi. I fantasmi non possono morire, chiaramente sono già morti. In Silent Hill 4 chiaramente l'unico modo per fermare un fantasma, ce l'ha detto adesso Joseph, è tramite delle spade create, ok, con sopra un incantesimo particolare. Vedremo la spada dell'obbedienza, altre spade che sono 5. Sono 5 spade limitate per atterrare i fantasmi. C'è un momento preciso, bisogna atterrarli e poi ficcare la spada, ed è l'unico modo per fermare i fantasmi. Non vengono uccisi, ma potete pinnarli a terra in modo tale che non vi diano fastidio. Adesso vedremo su quali fantasmi conviene farlo, perché non tutti i fantasmi sono forti, ci sono quelli più fastidiosi, quelli più forti e quelli più comuni che si danno un po' di fastidio ma niente di che, ok? Quindi chiaramente non si usano a caso le spade, ok? Ma questo è l'unico modo. Le mie scarpe. Ora che ci penso, quando e dove ho comprato queste scarpe? Guarda, qui nella stanza succedono sempre più cose strane e chiaramente Henry comincia a chiedersi sempre di più se le scarpe che ha davanti la sua porta siano effettivamente le sue scarpe, quindi qui comincia a perdere proprio senso un po' dell'orientamento a causa di tutte le stranezze che succedono. Abbiamo visto lo scorso episodio la morte di Andrew De Salvo, quindi se noi adesso vediamo fuori... Oh. Well, I just tried to open it up, but it looks like something's blocking it from the inside. Anyway, it's not the first time. You mean the guy who lived here before? And it wasn't just him either. There's something wrong with his whole apartment. Don't say that. You're scaring me.
Un po' di cose interessanti in questa cutscene. Abbiamo visto che fuori il nostro appartamento c'è di nuovo Eileen, che di nuovo Eileen non ci conosce ma continua a preoccuparsi per noi. Questo ci fa capire quanto lei ancora sia molto altruista come ragazza, ok? Poi è Frank Sunderland, il custode degli appartamenti, che, ok, ci ha detto che stanno succedendo le stesse cose che succedevano col vecchio proprietario, Joseph, era detto gli stessi rumori di allora, intende con Joseph. La stanza chiaramente non permette a nessuno di entrare perché sembra come è in un'altra dimensione, ok? Proprio molto particolare la stanza, è una entità a sé e non c'è modo per l'esterno di interagire con l'interno della stanza, quindi la chiave non funziona, non si può rompere, non si può urlare, non ci sente niente. Però adesso abbiamo sentito Frank che ci ha dato un foglietto sotto la porta, un foglietto con scritto qualcosa adesso lo vedremo. Però un'altra cosa interessante che ha detto Frank Sunderland, che lui ha detto che ha un certo cordone ombelicale nella sua stanza, che ultimamente ha cominciato a emanare un odore molto strano. Vedremo perché ha un cordone ombelicale e vedremo cosa sta succedendo. Però è molto importante, vi ho detto tutta la live, tutta la lore run, che sarà incentrata sul cordone ombelicale, madre, figlio. Un'altra cosa che si nota subito è che nel muro dietro si è aggiunta una nuova mano fresca di sangue, diciamo che aggiunge a questa lista di mani la morte, la vittima numero 18, Andrew De Salvo. Le ultime 3 mani sono quelle più fresche perché sono le 3 vittime più fresche di Walter che abbiamo visto: Cynthia, Jasper, Andrew, e tutte le altre sono di rosso scuro perché sono le vecchie vittime. Allora, vediamo Eileen che fa, vediamo se si vede Eileen. Eccola, sta leggendo qualcosa. Che scarpe, c'ha delle scarpe tipo ciabatte. Sono dimenticata. Guardiamo il foglietto che ci ha dato Frank Sunderland sotto la porta. Un attimo solo, ragazzi. C'è un ritaglio di carta rossa infilato qui dentro. È macchiato di sangue e non riesco a leggerlo. Chiaro, ragazzi. Questo non è il foglietto che ci ha dato Frank, ma la stanza non permette alcun contatto esterno e chiaramente è stato sporcato di sangue e reso illeggibile. Un'altra cosa. Adesso vedremo chi sarà la prossima vittima. Vabbè, vi dico. La prossima vittima nel prossimo Otherworld che adesso visitiamo sarà Richard Braintree della 207 e fate caso che sta dormendo, che adesso è nel letto che sembra stia dormendo, molto probabilmente sta dormendo. Fate solo caso a questa cosa. Il buco ora è ancora più grande, c'è un gran rumore che proviene da dentro il buco. Vuoi entrare? Bene, prossimo mondo perché è l'unico modo che abbiamo per fare qualcosa con Harry e visitare questi Otherworld di Walter, perché non possiamo uscire dalla stanza, se no o moriamo di fame o ci avventuriamo in questi buchi. Ok, siamo arrivati. Guardate lassù un attimo, una piccola cosa che magari non tutti sanno, ma là sopra si vedono i nemici che adesso incontreremo in questo scenario. Ci troviamo nel centro di South Ashfield, quindi zona residenziale, e vediamo sopra le scimmiette. Sembrano scimmiette che saltano da un palazzo all'altro. Noi siamo caduti adesso qui da quassù, sbattuti con la faccia per terra, non più in posizione fetale, e abbiamo un buco, e andiamo nel buco. Oh, sentite un po', sentite, vero che bussano alla porta? Chi è? Meglio che controlli il tuo vicino al più presto.
Oh, 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 il nostro caro Walter Sullivan ci ha dato un avvertimento su Eileen. Il vicino, chiaramente, la vicina Eileen Galvin. Richard dite, io lo vedo come se intendesse Eileen. Però perché il vicino, ok, può essere anche quello davanti, Richard. Però io qui intendo che ci avverta su Eileen. Quindi controlla il tuo vicino al più presto. Secondo me è Eileen. Sì, l'ho detto, Matt. Eileen. Eileen è ancora qui. Ritorniamo nel buco. Quindi visitiamo un po' il luogo. Io un po' lo odio questo scenario. Lo odio abbastanza. Però vabbè, adesso vediamo. Adesso tutti questi rumori incredibili. Qui abbiamo una macchina, qui ci fa una macchina qui. Ricordiamo che tutti gli Otherworld sono ricreati secondo la mente di Walter. E Walter sappiamo che tipo di infanzia ha fatto. Quindi chiaramente per lui... Cioè Walter non è... il fatto che ci sia un'auto sopra un edificio così... Com'è possibile che... Come ci è arrivata qui la macchina? Chiaramente perché Walter non ha idea di come funzionano le auto, lui pensa che possano volare, non lo so, per questo troviamo un'auto qui e troviamo elementi che non dovrebbero stare al loro posto, proprio perché secondo la visione di Walter. Ah! Attenzione, nuovo nemico! Il nuovo nemico, un nuovo nemico. Non è l'auto di Jasper, potrebbe somigliare ma non è per forza la sua. Queste sono le scimmiette che vedevamo saltare da un edificio all'altro. Sì, hanno le sembianze di una scimmia, fanno anche i versi di una scimmia, anche il come si muovono tutti così sono delle scimmiette. Si chiamano questi qua Gumhead o Rubberface, stessa cosa. Mostri maschili di colore grigiastro, pelle decomposta. Vedremo che hanno anche la coda. E se notate hanno un volto sopra, molto distorto in realtà. Poi hanno un'altra specie di tumore qui sul petto, sulla gola, che è completamente senza volto, ok? Allora, di queste scimmie, di questi Gumhead, ne vedremo due tipi. Questo è il primo tipo, che sono i New Type. Li riconosciamo perché sono più grigiastri. E invece poi abbiamo l'altro tipo, che sono invece i New Type, che sono di colore rossastro. Cosa possono rappresentare? Prima di tutto, noi sappiamo che Walter odia tutti. Cioè odia tutte le persone al mondo, se non sua madre, cioè l'unica persona che gli interessa davvero è la madre. Delle scimmie rappresentano come lui vede l'intera razza umana, quindi li vede come dei primitivi, una razza inferiore. Chiaramente a Walter si eleva a questo tipo di umanità. Poi, se ci facciamo caso, il volto non è molto chiaro, sono molto distorti, quindi questo ci fa anche capire quanto lui, questa mancanza di identità che rappresenta Walter in questi mostri, proprio perché a lui non interessa di nessuno, per lui sono tutti uguali, sono tutte delle scimmie, stupidi, inferiori e punto. Il fatto che questi qui non abbiano il volto ci fa anche un po' capire quanto lui, tutte le vittime che ha ucciso, non valgano niente, cioè servono come vittime per il suo sacrificio, per il suo rituale, e punto. Non è che gli interessa quelle, no, sono tutti uguali, sono tutti inferiori, fanno tutti schifo, io sono meglio, voglio stare con mia mamma e punto. Complesso di Dio, sì, perché lui è nato così, perché Walter è stato cresciuto con degli insegnamenti distorti. Questo mostro in particolare rappresenta un uomo, capito? Il maschio, il genere maschile. Quindi in particolare questo, oltre a poter essere visto come una generalizzazione della razza umana, può essere visto come lui vede l'uomo. Infatti adesso noi vediamo che queste scimmie, guardate un po' come fanno con Harry, guardate un attimo com'è, guardate un po', guardate com'è. Inizialmente, cioè questi qua non ti attaccano subito, ti fanno, con Harry tipo fanno un po' così, un po' lo squadrano, come dire, ma sei uno di noi? Perché Harry è un uomo, loro sono uomini, quindi dicono, sembra uno di noi, lo analizzano un po' così, come dire, e poi vabbè lo attaccano chiaramente, ok? Sì, ci si rivedono, però vedi,
dicono è diverso, però capito, somiglia a noi, alla fine è un uomo come noi, quindi anche lui è una scimmia, quindi viene squadrato, poi chiaramente vi attaccano e sono anche un po' stronzi questi nemici perché possono anche rubarvi le armi, fate attenzione, tipo il bastone, se vi attaccano in tanti ve lo possono strappare dalle mani e vi boncano, ne possono anche già avere in mano delle armi come le mazze da golf, fanno molto più male se hanno le armi in mano, però vedete che fanno versi di scimmie. Tutto arrabbiato, vuole vedere la palla che entra in porta, ragazzi. L'avete visto come vuole vedere la palla che entra in porta? E anche io penso che i mostri di Silent Hill 4 siano quelli più bruttini, a parte i fantasmi e i Twin Victims, però aia, ste scimmie nelle orecchie. Praticamente uno zoo. Un'altra macchina. Ouch! Damn it. Oh, tu giù. Where the hell am I? You're a real person. Hey, you're the guy that lives across from me. Yeah, my name's Henry. I'm Richard Braintree, from 207. What the hell's happened to us? That hole in this freaky world. But if you're here too, then there must be something wrong with the whole apartment building. That must explain what happened to that other guy too. Intende Joseph. What other guy? Guy who lived in 302 before you. A journalist. He disappeared one day. He got pretty crazy towards the end. Shut himself up in his room and wouldn't come out. Anyway, I'm getting the hell out of here. You should too, if you know what's good for you. Wait. Watch out for that kid. Ok. Se incontriamo una persona in un Oddworld, noi sappiamo già cosa gli succederà, vero Richard? Sappiamo cosa succederà al nostro caro Richard Braintree con la bella cravatta. Vedremo, sarà la vittima numero 19 di Walter Sullivan. Sappiamo che lui abita nell'appartamento 207 che è subito davanti a Henry, ok, lo vediamo dalla nostra finestra. Non ci conosce, cioè ci conosce di vista, ok, dice ah ma tu sei quello lì, sì non so chi sei, non ci dà nemmeno la mano e ha un revolver. Ok, questo è importante, lui ha un revolver vero e dal suo modo di fare un po' vediamo che è un po' violento, un po' egocentrico, un po' come dire non mi toccare, cioè tu sei inferiore a me, un po' capito, egocentrico. Vedremo che è anche sempre molto arrabbiato ed è una persona violenta, ok? Io per ogni personaggio che abbiamo incontrato adesso nell'Otherworld, cioè di Jasper, Cynthia e Andrew, vi ho letto su Another Crimson Tome, il documento ufficiale su Silent Hill 4 sul sito ufficiale, che ci dà un po' di retroscena sul personaggio. Ora, io qui ho deciso di non leggervelo adesso, perché ha più senso che ve lo legga nel prossimo scenario, il retroscena di Richard, perché è collegata a una cosa che c'entra dopo. Ci ha detto anche che sì, sei il proprietario della stanza 302, anche tu sei strano come quello che abitava prima di te, il giornalista Joseph, che anche lui, prima della sua scomparsa, quindi non si sa cosa sia successo a Joseph, è scomparso, è rimasto chiuso nella sua stanza, non usciva più, era diventato strano ed è scomparso. Henry gli dice anche, prima che Richard se ne andasse, ok, da qualche parte, se ne vuole andare, non se ne può andare, però vabbè, Henry gli dice, fa attenzione a quel bambino. Quel bambino intende il piccolo Walter, perché Henry ha visto da Jasper e cioè prima della morte di Jasper e prima della morte di Andrew, ha visto il bambino, il piccolo Walter, quindi Henry crede che il piccolo Walter sia il killer, o comunque ogni volta che c'è lui succede roba strana, quindi gli dice stai lontano dal bambino, da quel ragazzino, perché
non si sa mai, ok? Harry ora pensa che c'entri qualcosa al piccolo Walter. Ecco, una cosa molto importante di Richard, che avete notato in chat, è la sua cravatta. Eccola qui, la cravatta di Richard Braintree, che ha questo quadro rinascimentale. Allora, ho cercato un po' su internet dove potrebbe essere è stata ispirata la grafica sulla sua cravatta, ma non ho trovato niente, non ho trovato il quadro esatto. Alcuni, ho visto un tweet di uno che dice che è simile alla Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Io la somiglianza non la vedo per niente, però pensano sia stata ispirata questa cravatta a un quadro rinascimentale se non sbaglio, poi però non è un quadro, non è stato preso da un vero quadro, è più ispirato a qualche quadro rinascimentale, ma niente di che. Botticelli, quindi la Venere di Botticelli, ma no, non ci somiglia nemmeno lei. C'è è un po' quello stile rinascimentale, ma non lo so. Fatto sta che comunque questa cravatta non ha un significato preciso per Richard, è semplicemente la sua caratterizzazione che hanno voluto mettergli questa cravatta qui, ok? Però è carino il fatto che abbiano messo questo dettaglio, secondo me, ma non sono riuscita a trovare molt'altro. Tutte le persone che si incontrano loro hanno attraversato loro il buco, adesso ne parliamo, però questa è una bella domanda. Ciao Xander. Oh! Qui abbiamo una festa di compleanno, ragazzi! È una vittima con la spada di cui ci ha parlato Walter. Vedremo, questa qui è una delle spade, di 5 spade per bloccare i fantasmi. Questa vittima è la vittima numero 10 di Walter Sullivan, ovvero Eric Walsh. Lui è un barista, visiteremo poi il bar in cui lavorava in questo scenario. Lui, dovete sapere che un giorno, una volta finito il suo turno al suo bar, torna a casa. Come vedete era il suo compleanno, questa è la torta di compleanno per il suo compleanno, solo che la sorpresa che ha ricevuto una volta tornata a casa è stato un bel colpo di pistola in testa da parte di Walter Sullivan. Perché ha una spada conficcata. Chi gliel'ha conficcata? Joseph. È stato Joseph. Perché, cioè molto probabilmente è stato lui, perché noi abbiamo letto il documento in cui Joseph ci dice l'unico modo per fermare i fantasmi è usare queste spade, quindi molto probabilmente lui ha trovato una spada e l'ha utilizzata per fermare questo fantasma in particolare. Quindi questo già ci riconferma, ma già lo sapevamo, che Joseph ha vissuto quello che adesso noi stiamo vivendo con Harry, chiuso nella stanza e doveva visitare gli Otherworld nei buchi. Quindi chiaramente Joseph è stato qui e si è dovuto difendere, ok, utilizzando la spada. Anche se poi alla fine vedremo che Joseph non ce l'ha fatta chiaramente a sopravvivere. Domanda per me, secondo te tutto quello che succede in Silent Hill è solo frutto della mente di qualcuno oppure l'influenza del dio di Silent Hill? Ma dipende. Cioè, di Silent Hill sappiamo che è stata creata su un cimitero indiano, tipo era un luogo sacro indiano. Poi è una città magica, quindi sicuramente ha un'influenza potente. Però per esempio in Silent Hill 2 è più frutto della coscienza, delle paure dei personaggi. Nell'1 invece è alimentata da Alessa, nel 3 non lo so bene, nel 4 invece è alimentata dal subconscio e dalla mente di Walter. Tramite i rituali che ha compiuto Walter ha creato questi mondi che non sono direttamente collegati a Silent Hill, alla città, ma l'orfanotrofio in cui è cresciuto Walter era Silent Hill, quindi anche lì ha avuto la sua influenza in qualche modo, anche perché l'orfanotrofio era gestito dall'ordine, chiaramente, quindi l'influenza c'è sempre, ok? L'influenza c'è sempre, ma in questo caso, tipo in Silent Hill 4, l'influenza è molto più potente dalla mente di Walter, ok? Noi possiamo... L'oggetto che ha in mano, chiave del fantasma, e in realtà possiamo anche raccogliere la spada conficcata nel suo stomaco. La tiriamo fuori, la spada dell'obbedienza la teniamo perché poi ci serve dopo. E qui possiamo aprire la chiave, cioè la porta con la chiave. Questo posto è molto particolare, comunque, tutte scale, sanguisughe.
Ma la prendo dopo. Tanto questo fantasma non dà fastidio, quindi tanto non ci fa niente. Va bene. Oh no! Ok. Poi abbiamo un buco, abbiamo gli oggetti da sport, abbiamo una mazza da golf e una mazza da baseball, che beh, sono armi, ma io l'arma più forte è l'ascia che raccogliamo dopo, quindi non le raccolgo. Ma entriamo nel buco. Allora, ogni volta che torniamo ascoltiamo la radio. Ah, ecco una cosa che anche vi ho fatto notare prima. Avete fatto anche la domanda in chat. Ma come ci arrivano le vittime di Walter negli Otherworld con Harry? Cioè, anche loro entrano in dei buchi come Harry? Allora, non c'è un qualcosa di ufficiale che lo spiega. Vi dico un po' come la penso io, ma non è chiaro, cioè, questa cosa. Allora, io, vedendo adesso, vi ho fatto notare che Richard, adesso sta dormendo. Io ho pensato, quindi, quando una persona dorme e quindi è in un sogno, Walter riesce a trasportare le persone nel loro sogno, nel suo Otherworld, ok? Quindi un po' come Freddy Krueger, diciamo. Non ho visto Nightmare, però so che Freddy viaggia nei sogni, quindi l'ho visto un po' come un Freddy Krueger. Cioè lui prende le persone mentre dormono, le fa andare in una specie di trance, ok? Quindi dormono, nel sogno le teletrasporta nel suo mondo e non possono uscire. Il problema è che dopo vediamo che con un altro personaggio questa teoria non vale, perché il prossimo personaggio che vedremo vediamo che nell'Otherworld, ma la vediamo sveglia nella realtà. Quindi non so, cioè non è chiara la cosa, perché la teoria non tiene, la mia teoria del fatto che dormendo ci arrivano, cioè vengono teletrasportati, perché poi vediamo che la prossima è sia sveglia e sia nell'Otherworld, quindi non lo so, cioè questa cosa non è molto chiara. Anche con Cynthia Stona non è chiara. Cynthia sappiamo che va nella metro e poi cosa fa? Dorme nella metro? Cioè, e non è specificata questa cosa, non lo so. Cioè, non so come la vedete voi, ma secondo me, cioè, non so, non c'è nessuna teoria che può tenere, ecco. Non so come ci arrivano. Poi abbiamo Frank Sunderland che sgrida qualcuno, ok? Perché la vediamo dalla finestra che effettivamente va in metro nel mondo reale. Esatto. Però Richard ha parlato del buco. Ha parlato del buco, Richard? E però per me non ha senso che loro vadano nei buchi, perché per quale motivo potrebbero andare nel buco? Cioè loro non è che dici che Richard, Cynthia e tutte le altre vittime erano chiuse nella loro stanza, non potevano uscire, quindi dovevano andare per forza nel buco. No, cioè Richard abbiamo visto poco fa che era davanti alla nostra stanza, quindi non può essere rimasto chiuso nella sua stanza e essere entrato in un buco, capito? Non ha alcun senso. Cioè non ha proprio senso che io non sono chiusa nella mia stanza, perché dovrei entrare in un buco strano che si è formato nel mio bagno, dove diamine. Non è realistica la cosa, capito? Semplicemente ogni vittima ha un modo diverso di entrare, probabilmente sì, cioè ci sarà un modo ideato da Walter che non sappiamo però. Se avete delle teorie potete scriverle, poi anche chi vedrà la video su YouTube, ma è che non ci sono proprio teorie che possono essere alimentate da nessuna teoria, perché non c'è niente che può tenere le teorie, perché non abbiamo nulla. Ok, qua è chiuso. Ok, qui altre scale. Senti, vediamo un botto di scale. Sto rumore incredibile. Eccolo, ragazzi, guardate dove siamo. Siamo nel negozio di animali. Aia. Le chiavi. Questo è il negozio di animali. Questa qui è la chiave del Albert Sports. Questo qui è il luogo in cui Walter ha fatto la strage, ragazzi. Aia. Qui è il luogo in cui Walter ha fatto la strage di animali, così come il proprietario. Oddio! Un'altra vittima! Il proprietario Steve Garland. E questo è un negozio di animali chiamato Garland's Shop.
8, se non sbaglio. Abbiamo un'altra vittima qui, un ragazzino col cappellino nero. Lui è uno studente di scuola superiore, ok? Ed era colui che comprava marijuana dal prete Toby Archbold, che era colui che cercava di riportare la reputazione alta dell'orfanotrofio dopo lo scandalo vendendo marijuana, e lui era Peter Walsh, era uno dei clienti di questo Toby Archbold. Niente, lui è stato ucciso nella stanza di un hotel, menato a sangue da Walter, ed è diventata la vittima numero 12. Ma i fantasmi sono legati ai luoghi del loro delitto? Alcuni sì, altri no, perché i fantasmi viaggiano negli Otherworld, sono praticamente intrappolati negli Otherworld di Walter, possono muoversi in tutti gli scenari. Molti fantasmi li vediamo, tipo questo fantasma lo possiamo vedere anche in altri scenari, perché possono viaggiare ovunque, ok? Non stanno per forza nel loro luogo di morte, anche perché non c'è un hotel qua, per esempio, per questo qua, quindi... Madonna, bro! Ah, ecco una cosa. Guardate come ci attaccano. Praticamente, vabbè, qui non si vede. Praticamente quando attaccano i fantasmi fanno questa cosa sul petto di Henry e cercano di strappargli il cuore. Fate caso a questa cosa, perché non è casuale l'attacco che fanno i fantasmi che cercano di strappare il cuore di Henry. Io voglio solo farvi vedere questa stanza un po' particolare, ovvero una stanza tutta sottosopra, e qui c'è un orologio. L'orologio sottosopra, le lancette sono ferme, la maniglia è arrugginita, non posso aprirla, quindi sì, una stanza tutta sottosopra, ecco, che vedremo dopo cosa servirà. Sì, beh, i fantasmi sono in tutti i luoghi perché loro possono muoverli, vedete, tramite i portali, perché loro aprono dei portali, Madonna, che si teletrasportano. Allora, abbiamo preso la chiave per andare nel negozio di sport. Questo. E Albert's Sport, altre scimmie, chiaramente. Of course. Ah, ecco, fermo, c'è l'altro tipo di scimmia, guardatelo. Ecco, questo è l'altro tipo di scimmia. Questi qui sono i new type, vedete che sono più bianchi, però hanno più rosso, capito, sul corpo, tipo hanno il poco sottoumano sulla gola più rosso, le gambe più rosse, quindi questi qui sono i new type, e gli altri più grigi che vediamo adesso sotto sono gli old type. Allora, qui andiamo qua. Aspetta, Valerio. Oh, ho messo in pausa. Oh. Are you the kid he was talking about? You live in that apartment too, huh? Say, you look a lot like a little punk that I once caught sneaking around there. Do you know something about what's going on? Hey, you! Stop! Guardate quanto è cattivo, eh? È cattivissimo Richard, eh? Comunque qui dice una frase importante. Sei mica il moccioso che ho già visto ficcanasare qua in giro? Perché il piccolo Walter, dovete sapere, che è stato convinto dall'ordine che la madre si trovasse all'interno della stanza 302. Quindi il piccolo Walter andava molto spesso, cercava sempre di intrufolarsi all'interno dell'appartamento di South Ashfield Heights, e Richard l'ha beccato più volte, l'ha scacciato più volte, quindi qui ha detto assomiglia a quel bambino, vieni qui, capito? Quello c'ha la mazza. Comunque aveva una stanza con una ventola gigante, no, in realtà piccola. Ok, qui abbiamo raggiunto il bar invece in cui lavorava quel Eric. Ascia arrugginita. Questa qui è l'arma melee più forte secondo me in Silent Hill 4.
Qui abbiamo un tavolo da biliardo, sempre stesso nel mezzo di una partita. Ok, questo è il bar. Allora, noi qui dovremmo mettere un codice. E il codice qual è? Questo qui è un enigma che mi piace un sacco, comunque. Adoro questo enigma qua. Qui c'è un promemoria. Il capo ha detto che stavolta il numero corrisponde alle ultime 4 cifre del numero di telefono di questo negozio, ma il numero compare sull'insegna del tetto. Chiunque può vederlo da South Ashfield Street. È giusto questo? Ecco, qua ci dice come risolvere qual è il codice, ovvero il numero che si vede sull'insegna fuori dalla nostra finestra. Quindi noi dobbiamo andare nel nostro appartamento. Ok, quindi qual è il codice? Se noi vediamo fuori dalla nostra finestra, le ultime 4 cifre 3750. 3750 è il codice per aprire la porta. Ora, ogni volta che torniamo nell'appartamento ci rigenera sempre la vita, comunque ve lo tengo sempre presente. Guardate qui che bello, c'è la save room, tutti tranquilli. Certo, la stanza è molto strana, però ci rifà recuperare la vita, quindi siamo a posto, no? Not bad. Guardate fuori. In tutto questo Richard sta ancora dormendo, quindi in teoria noi... Cioè, non so se adesso il gioco ci vuole far capire che Richard finché dorme nell'Otherworld, ma a parte che non può svegliarsi, chiaramente a volte non credo glielo permetta, però... Oh! Eileen che si guarda un film horror. Oh! Che paura. No, no. Ha visto un qualcosa alla TV ed è scappata via, ok? Ah, aspettate, cavolo! Vedi che sono... Aspettate. Aspettate, potrei essermi persa una cosa? Forse no? Un attimo. Ah, ecco, infatti, ok, stavo aspettando questo. Ok, questa roba non so perché me la dimentico sempre, ma allora, praticamente... Qui fuori si può vedere una testa mozzata di Andrew De Salvo che flutta fuori dalla nostra finestra. Capito che prima è passata, ma dovrebbe forse ripassare adesso su. Però ecco, questa qui è una cosa che può succedere solo durante lo scenario della zona residenziale. Quando si torna nella stanza si può vedere la testa di questo Andrew che fluttua. Non so perché è mozzata, perché lui è morto annegato, ma... Eccola! Eccola! Però ecco c'è questa cosa che mi sa che non tutti forse l'hanno vista. Le mie scarpe, ora che ci penso, quando e dove ho comprato queste scarpe? Però se non lo sai tu, Henry, è fuori? Ah, ok, Frank Sunderland che ci guarda da fuori, molto... ok, sì, sta lì. Quindi se torniamo qui mettiamo il codice 3750. 3750. Oh. Qui dobbiamo fare un botto di scale verso l'alto con 2 fantasmi, incredibile. Ok, qui con Silent Hill 4... Così come in Silent Hill 2 ci sono sia scale che portano verso l'alto, sia scale che portano verso il basso. Guardate quante scale dobbiamo salire. Verso la verità. Lasciate misteri. Let me go. Ok, stanza 207. Ed è la stanza in cui vive Richard Braintree. Questa cos'è? È la porta 207 del mio palazzo. E Dio. C'è una placca, vuoi togliere la placca? La placca del caos. Adesso vedremo. Vabbè, non è una novità che Richard Braintree sarà la vittima numero 19 di Walter Sullivan. Il ruolo di Richard nel rituale è quella del caos.
Avete notato come Harry abbia provato ad aiutarlo in qualche modo? Ci si è avvicinato, l'ha provato a toccare, ma ha preso la scossa, quindi purtroppo non poteva fare niente se non guardarlo morire. Come Harry è destinato purtroppo a continuare a vedere persone morire davanti a lui senza poter fare niente. Lui ci prova a salvarli, Quindi qui abbiamo visto, anche con le altre vittime, ha provato sempre a salvarli in qualche modo, ma si trova sempre in una situazione in cui li vede morire davanti a lui. Harry gli ha detto a Richard all'inizio: fai attenzione al bambino. Qui abbiamo visto di nuovo il bambino davanti alla finestra che puntava fuori dalla finestra. Cosa puntava? Puntava alla nostra stanza, la stanza 302. Chiaramente perché lui, Walter Bambino, ok, pensa che sia sua madre, è sempre lì, ok? Dato che la si può vedere dalla stanza di Richard, il piccolo Walter puntava lì. Quindi c'è di nuovo il bambino sulla scena del crimine. Ma Richard dice: quello non è un bambino, non è stato il bambino a uccidermi, è stato l'uomo 11121. Noi nel cimitero di Silent Hill, dove c'è l'orfanotrofio, c'era una cassa aperta, vuota, con sopra incisi i numeri 11 su 21. L'uomo 11 su 21, quindi la vittima numero 11 di Walter Sullivan, è Walter Sullivan stesso. Perché lui, vedremo, che per il suo rituale, per in particolare il rituale della Santa Assunzione, ha dovuto fare qualcosa che vedremo, ok? E poi lui si è dovuto suicidare. Questo suicidio ha portato alla divisione della sua anima in due, quindi Walter bambino e Walter adulto, nei suoi Otherworld, così come tramite il rituale della Santa Assunzione ha creato gli Otherworld, in cui viaggiano, vivono contemporaneamente sia il Walter bambino che il Walter adulto. Forse adesso non è chiaro per tutti, ma vedremo più avanti un documento che ci spiega meglio. Però qui Richard ci dice che è stato ucciso dall'uomo 11121, che è Walter Sullivan. Walter è una vittima di se stesso. E niente, abbiamo visto un'altra vittima morire senza purtroppo poter fare nulla. Che pressione psicologica per Henry comunque vedere tutti morire davanti a lui senza poter fare nulla. Che twist, perché è complicato, Ora io nella lore run purtroppo già vi devo dire alcune cose. Vi ho detto che full spoiler. Se uno solo gioca per la prima volta sono cose che scopre più verso fine gioco, un po' più avanti, ok? Però io ve le devo dire subito perché se no la lore run non ha senso, ecco. Quindi Looks like another one, Captain. Got 121 on his head. It's just like that case from 10 years ago. Yeah, that Walter Sullivan case. But Sullivan's dead. They even got the body. Must be some crazy copycat. Yeah, but even so... ok, sì, allora noi dalla radio sentiamo che la polizia pensa che sia un killer copycat perché loro hanno detto ma Walter è morto, hanno anche visto il corpo di Walter morto nella cella della prigione, ma non sanno che è tornato in vita, quindi loro chiaramente sospettano ci sia un copycat killer, un qualcuno che ricrea gli stessi omicidi con lo stesso modus operandi ma è un'altra persona, ok? Questa roba dei copycat esiste un sacco con un sacco di killer famosi che cercano di ricopiarli, dei malati chiaramente. E quindi questa è la cosa più logica secondo la polizia. Ma vedremo che qualcuno scoprirà la verità.
nel 207 c'è un uomo che sta puntando il dito. Allora, adesso io sto giocando con l'emulatore con delle texture migliorate, quindi noi vediamo bene chi è, ok? È Walter Sullivan, adulto, che come vedete è nella stanza di Richard Braintree, in cui è appena morto. Però ecco, se ci fate caso, nell'Otherworld abbiamo visto il piccolo Walter che punta fuori, però il piccolo Walter puntava alla nostra stanza, la mamma, la stanza 302, e Walter adulto, dalla stanza di Richard, nella stessa posizione dove era il bambino, il se stesso bambino, punta a un'altra stanza. La sta puntando all'appartamento 303, l'appartamento di Eileen. Eccolo lì. Adesso Walter è nel mondo reale, eh? Eccolo lì, vedete, nella stanza di Richard, che punta alla stanza di Eileen. Perché? Cioè, noi lo sappiamo perché punta lì. Perché abbiamo avuto un avvertimento fuori dalla nostra stanza, fuori dal nostro spioncino. Fai attenzione al tuo vicino. Chiaramente a Eileen. No? Chi è la prossima? Vediamo lì come sta. Ah! Eileen! Si è cambiata il vestito! Perché lei deve andare a una festa, no? Quindi ce l'ha detto all'inizio del gioco. Devo prepararmi per la festa. Quindi adesso si è messa il vestito elegante, questo vestito viola carino, perché deve andare ad una festa. Vediamo le scarpe. Queste scarpe sono certa di averle comprate a Silent Hill. Un altro elemento di Silent Hill nella stanza 302, ok? E di nuovo, Harry non può trovarsi qua a caso e questa stanza è sicuramente maledetta, alimentata, cioè tutto quello che succede molto probabilmente è causato anche dall'influenza della città di Silent Hill. Queste scarpe sono anche queste da Silent Hill prese. Vabbè, Frank che grida di nuovo qualcuno e dietro abbiamo, guardate, è morto Richard Braintree e si è aggiunta una nuova mano fresca sul muro. La mano di Richard, la vittima Richard Braintree, la vittima numero 19. Siamo a 19 vittime su 21. Mancano 2 persone al rituale di Walter, ragazzi. Sappiamo che la prossima molto probabilmente è Eileen. E ne manca poi una. Allora, noi ora abbiamo visto 4 persone morire. Torniamo nel bagno. Questo buco non sembra fatto da un essere umano, sta diventando più grande e più rotondo. Questo l'ho già visto. Vuoi entrare? Ora abbiamo uno scenario che a me piace, a me piace un sacco questo scenario, perché adesso in questo scenario scopriamo un sacco di retroscena sui residenti di tutto il complesso di appartamenti di South Ashfield Heights. Quindi abbiamo un po' di storie da raccontare qui, un po' di cose che non c'entrano per forza con la trama di Silent Hill 4, ma arricchisce un po' la caratterizzazione sia dell'appartamento sia di chi ci abita. E infatti in questo scenario siamo negli appartamenti. Toc toc. It looks like my apartment. What the hell is this? Ok, questo è l'Otherworld degli appartamenti. Qui siamo fuori. Abbiamo visto Walter Sullivan che bussa alla porta di Eileen, la 303. Quindi noi sappiamo che la prossima vittima purtroppo è Eileen Galvin. Ecco, perché la teoria del fatto che le persone che dormono, cioè che le vittime non arrivano negli Otherworld tramite il sonno, tramite il sogno? Perché Eileen
che abbiamo visto prima nel nostro appartamento dal buchino, non stava dormendo, era in piedi, si stava preparando per andare alla festa e quindi... E qui adesso abbiamo visto che è anche nell'Otherworld, capito? Quindi com'è possibile che Eileen nella realtà sia sveglia ed è comunque anche presente nell'Otherworld? Boh, non lo so. Per questo che non tiene la teoria del fatto che Richard, cioè che dormano per arrivare negli Otherworld. Probabilmente c'è un metodo, ogni vittima ha un metodo diverso per arrivare qua, però non sappiamo esattamente come, ecco. Qui abbiamo l'appartamento 301. Ora, in tutti gli appartamenti che adesso visitiamo abbiamo un po' di retroscena su tutti i residenti degli appartamenti. Andiamo al 301. Wow, quante riviste pornografiche. Ecco, wow. Abbiamo una persona particolare, c'è un diario qui. In questi ultimi mesi Joseph, il tizio della porta accanto, che mi ha dato quella rara rivista porno, sta lavorando davvero moltissimo. Aveva detto che se ne trovava un'altra altrettanto rara me l'avrebbe data, ma ultimamente non si è fatto vedere molto, perché è rimasto chiuso dentro. Ha detto che è un giornalista e che sta sempre indagando qualcosa, ma io credo che gli stia succedendo qualcosa di strano. È chiuso nel suo appartamento e continua a sentire degli strani rumori che provengono da lì. 1 luglio, Mike, mia bellissima Rachel. Cos'era quel biglietto di carta rossa? Pensavo mi avessi scritto un messaggio di risposta, ma forse è scritto su qualcos'altro. L'ho preso insieme ai miei vestiti, quelli erano i miei migliori vestiti. 2 luglio, Mike. E qui abbiamo un pezzo di carta rossa. In questo scenario, oltre a scoprire un po' di retroscena, dobbiamo prendere questi foglietti rossi, metterli sotto il nostro appartamento, andare nel nostro appartamento nel buco e leggerli. C'è questa meccanica qui da fare. Quindi questa qui è la stanza di un certo Mike, che è un po' fissato con le riviste particolari. Questo tipo è il custode, è molto più giovane in questa fotografia, e sul retro c'è una chiave attaccata con del nastro. Qui abbiamo la chiave del custode, che è della 105 in cui abita Frank Sunderland, il custode degli appartamenti, e qui invece abbiamo la foto di un'infermiera con scritto sopra ti amo. Sul retro c'è una chiave attaccata con del nastro. E poi abbiamo la chiave dell'armadietto 106. E qui invece abbiamo una rivista aperta. L'insegnamento della disperazione, Wish House. Wish House è un orfanotrofio delle periferie di Silent Hill, dietro una rispettabile facciata, un posto dove a bambini rapiti viene fatto lavaggio del cervello. Wish House è gestito dalla Silent Hill Smile Support Society, un istituto di beneficenza talvolta chiamata 4S. La 4S è nota come un'organizzazione seria che accoglie poveri bambini senza dimora e li alleva nella speranza. In realtà è un'organizzazione pagana che al posto dei tradizionali valori religiosi insegna il proprio dogma perverso. Il signor Smith, che vive vicino alla Wish House, ha affermato: talvolta di notte sento le loro strane preghiere ed i lamenti dei bambini. Una volta andai a reclamare, ma fui cacciato in malo modo. Da allora le cose sono rimaste le stesse. Difatti, al sottoscritto fu negato l'accesso quando tentai di scattare delle fotografie. Ma che cosa avranno da nascondere nella Wish House? Nel corso delle mie indagini, tuttavia, sono riuscito a scoprire una torre circolare di cemento molto sospetta che fa parte dei loro impianti. Sfortunatamente nessuno era disposto a dirci a che cosa servisse questa torre, ma dubito che abbia a che vedere con la cura degli orfani. Forse è una prigione o un luogo di culto segreto. Il culto religioso che dirige la Wish House è conosciuto dai residenti locali come l'Ordine. È una religione che approfondi il legame con il passato di Silent Hill, ma la convinzione dei suoi fanatici fedeli di far parte di una elite scelta ha anche un suo lato misterioso e pericoloso. Intendo proseguire la mia indagine sulla Wish House e sul culto che essa nasconde. Dire tutta la verità e mostrare ai bambini la vera strada è il nostro compito più importante. Joseph Schreiber. Questo documento, questo articolo nella rivista è lo stesso articolo che leggiamo in Silent Hill 3, che vi ho già letto a inizio gioco. A inizio della run vi ho letto, ok, prima di giocare vi ho letto di questo articolo della Wish House. L'unica differenza è che in Silent Hill 3 la Wish House è chiamata Hope House, quindi la stanza la casa della speranza, invece in Silent Hill 4 l'articolo rimane uguale, tranne viene cambiato il nome in Wish House. Molto probabilmente è stato un errore di traduzione, ma vuol dire la stessa cosa, sono lo stesso edificio. Quindi noi sappiamo che Joseph Schreiber è riuscito a scrivere un articolo che è finito su una rivista in cui smaschera in qualche modo
l'orfanotrofio. E cosa fa l'ordine in questo orfanotrofio? Ecco, cosa succede di strano? Quindi, ecco, ha fatto anche un po' scalpore il fatto che chiaramente sia finito su una rivista, quindi, ecco. In questo posto ci basti sapere che Mike, nella stanza 301 ci viveva un certo Mike che è fissato un po' con delle riviste strane e sembra essere innamorato di una certa Rachel, che adesso vediamo chi sarà. Ed entriamo nel buco. Allora. Oh. Si è attivata l'asciugatrice nella lavanderia. E qui abbiamo un foglietto. C'è della carta rossa infilata qui dentro. Ho trovato la soluzione all'enigma dei numeri 01121 è in realtà 1 su 21, vale a dire 1 di 21. Allora Walter intendeva assassinare 21 persone, ma non ha mai finito l'opera. Fu condannato per gli omicidi di Billy e Miriam Locane, la 7ª e l'8ª vittima. Questo è stato scritto, questo è ciò che c'è scritto in Silent Hill 2. L'articolo di giornale in Silent Hill 2. In seguito si suicidò nella sua cella. L'orribile plurimo omicidio di 10 persone scosse il mondo intero e diventò noto come il caso Walter Sullivan. Qui ci sono 2 grossi interrogativi. Primo, qual è il movente di questi delitti? Secondo, perché si è ucciso prima di ultimare il suo compito? Era semplicemente pazzo? Chiaramente ancora Joseph che indaga su questo Walter Sullivan, ma c'è un'incongruenza. Cioè si chiede, Walter ha ucciso 10 persone ed è stato accusato, è stato arrestato per l'omicidio di Billy e Miriam Locane, ok, 2 fratelli, e però poi in prigione si è ficcato un cucchiaio in gola, quindi si è ucciso prima di completare le sue 21 vittime, ok? Come ha scoperto Joseph, deve uccidere 21 persone, ma lui ne uccide 10 e poi si suicida nella stanza. Perché? Cosa è successo? Cioè, perché? E per quale motivo ha ucciso? Teniamo un attimo presente questa cosa qui delle 10 vittime, e Walter si è ucciso diventandone, adesso vi ho detto prima che è diventata la vittima numero 11 del suo stesso rituale, ed è tornato in vita. Avevo sentito un rumore qua dentro. Si è attivata l'asciugatrice. Che diavolo è questo? L'asciugatrice ha spruzzato sangue dappertutto. Quindi si è attivata da sola l'asciugatrice, ha spruzzato sangue, e anche prima si era attivata la doccia e anche lì c'era sangue ovunque. Quindi vediamo tutte le piccolezze che stanno succedendo, che piccolezze nemmeno tanto, tutte le cose strane che stanno succedendo nel nostro appartamento man mano, ragazzi, succede roba strana. Ecco, anche qui vedete, sta diventando sempre più strano il nostro appartamento. Più andiamo avanti, più... Entriamo nel buco, ritorniamo. Oh, quante chiavi? Ok. Walter! Guarda il piccolo Walter che bussa. Mamma. Che bussa al nostro appartamento chiamando la mamma. Se ci avviciniamo sparisce chiaramente. Per noi sotto la nostra porta dobbiamo mettere questa carta rossa, che poi ritornando nel nostro appartamento possiamo leggere, però li lasciamo là sotto. E poi adesso notiamo che per terra ci sono un sacco di cani morti, già morti. Adesso vedremo perché. Questa è la stanza di Eileen, chiusa a chiave. Che ci faceva quel tizio qui? Che sia lui la prossima vittima? O forse... Guardate, davanti all'appartamento 302 è tutto bianco, è tutto pulito, e invece tutti gli altri appartamenti sono ricoperti da sangue, da questa pelle, eccetera, eccetera. I got this from Miss Galvin a long, long time ago. She was younger than me back then. She looked so happy, holding her mother's hand. Here, I'll
give it to you. Questo è il primo incontro diretto tra Henry e Walter Sullivan, ragazzi. Questo è Walter Sullivan adulto, che ci parla in modo molto calmo. Ho avuto questa bambola da Eileen Galvin, era molto giovane, era con la sua mamma, era molto felice. Tieni, ti do questa bambola. Però vedete il modo calmo in cui parla? Ecco, questa è la particolarità di Walter, che è un serial killer. Lo vediamo che è molto tranquillo, è ricoperto di sangue, quindi chiaramente diciamo che non è una persona in cui puoi fidare, di cui ti puoi fidare. Però il modo in cui lui parla, tutto tranquillo, molto calmo, che non diresti sia un serial killer, no? Anche se hai questa sensazione di dire beh, sembra un po' normale, ma non so, non mi siederei vicino a lui, ecco. Nelle interviste dicono che hanno voluto proprio fare apposta questa proprio esaltare la sua calma. Nelle interviste dicono proprio di Walter che gli hanno voluto dare un'espressione gentile mentre faceva cose crudeli, ecco. E come se avesse sempre questa bella espressione sul viso, ma non riesce a capire a cosa sta pensando. Quindi e poi lo noteremo, adesso non gli vediamo gli occhi, ma Walter ha anche gli occhi molto, sembra che sia proprio distaccato dalla realtà. È apatico, sì, lui vedremo, c'è una scena in cui si vedono molto bene gli occhi, lui è proprio così, non guarda negli occhi Harry, capito? Cioè lui parla così, distaccato dalla realtà, ok? E mi piace molto sta cosa del bisogna distrarre il modo, sì, è molto calmo, cioè come dire, da un momento all'altro potrebbe succedere qualsiasi cosa. Perché è così calmo? Perché questa freddezza in un serial killer? Ecco, è questo ciò che fa paura, come i serial killer possono essere così freddi, così distaccati dalla realtà, come per loro sia una cosa normale. Diciamo che Walter Sullivan non è un serial killer perché a lui piace uccidere, però facciamo caso a questa cosa. Cioè lui lo fa perché lui vuole vedere sua madre. Cioè lui pensa che voglio vedere mia mamma, devo uccidere 21 persone. Ok, cioè lo faccio. Cioè, tanto le persone per me valgono 0, le persone fanno schifo, sono inferiori a me, uno vale l'altro. Sì, non è che li uccide in un modo per provare piacere, lo fa perché deve farlo. Ha un modus operandi preciso, ma perché serve per il rituale. Chiaramente il fatto che lui scriva 20 su 19, 1, 2 sulle vittime è un suo modus operandi, ma è perché il rituale glielo richiede. Poi vediamo altre tecniche che utilizza sulle sue vittime, ma non è che lo fa per divertimento, lo fa perché deve farlo. È un bambino deviato nel corpo di un trentenne, ecco, si può vedere così. Ecco, e Walter ci dà una bambolina. Questa è la bambolina che ci dà Walter, la Shabby Doll. Ora, perché vai lì nella prossima vittima, ok? La prossima vittima perché, cioè, come si sono incontrati, come conosce Eileen Walter? La conosce perché ci ha detto che questa bambolina gli è stata data da Eileen Galvin quando era più piccola. Ecco, qui c'è l'immagine. Una piccola Eileen Galvin incontra questo Walter Barbone e gli dà la sua bambolina. Su Another Crimson Tom c'è in retroscena, ci viene raccontato del loro incontro. Adesso ve lo leggo. Circa 18 anni fa c'era un giovane senza tetto disteso a terra sul suo sacco a pelo logoro nel sottopassaggio della stazione di South Ashfield, che vide giungere una bambina di 5 anni, quindi Eileen aveva 5 anni. Camminava mano nella mano di sua madre. La bambina indossava degli abiti molto carini. Aveva degli occhi bellissimi. Eileen, non guardare, le sussurrò sua madre. Perché no, mamma? Disse Eileen. Si liberò dalla mano di sua madre e si avvicinò all'uomo. Perché stai dormendo qui? Non hai freddo? Disse Eileen. Era perplesso che la bambina gli stesse parlando. Non l'aveva mai vista prima. Mamma, fa freddo qui, non pensi? Così prese una bambola dalla sua borsa e la mise vicino a lui. Puoi dormire con lei, disse Eileen. Eileen, andiamo a casa, oggi è il compleanno di papà, lo sai bene, papà ti sta aspettando, disse sua madre. Va bene, mamma, ciao, disse Eileen, e le due andarono via.
Il ragazzo guardò la madre della bambina allontanarsi, tenendo in mano la bambola che aveva ricevuto. Sembravano molto felici, si mise a piangere e non riusciva a smettere. «Mamma, credi che gli sia piaciuto?» disse Eileen. «Ma certo, gli piacerà un sacco perché gliel'hai data tu», rispose la madre. Ok? Quindi, Walter, 18 anni fa, ha incontrato questa Eileen bambina di 5 anni che le ha fatto questo gesto, gli ha fatto questo gesto molto carino, dandogli la sua bambola per non farlo dormire da solo, al freddo, ok? Quindi anche qui vediamo Eileen di nuovo che si preoccupa di una persona che non ha mai visto, vedete, qui si capisce, capiamo sempre di più come Eileen sia una persona buona, altruista, un po', diciamo, una donna, una madre perfetta, e le dà questa bambolina che vedremo che è esattamente questa bambola. C'è anche da specificare, ragazzi, che l'unico affetto in 34 anni di vita di Walter è stato da una bambina che non lo conosceva, una bambina sconosciuta che semplicemente le ha fatto un gesto di gentilezza, dandogli la sua bambola. L'unico. E quindi sì, quindi la bambola è un elemento molto importante per Walter, ok? È l'unico oggetto che gli ha dato qualcosa, che gli ha fatto sentire qualcosa, anche pianto, cioè. E quindi per Walter la bambolina è molto importante, però la vuole dare a noi, ok? Quindi uno dice, ok, sì, un serial killer che ci dà la sua bambolina. Magari uno dice, vabbè dai, la bambolina, che può essere una bambolina? La bambolina, però se ce la dà Walter tutto così tranquillo, dice, te la do, tieni la mia bambolina, tutto pieno di sangue. Allora, la bambola non vi conviene prenderla, perché la bambola creerà un evento paranormale nella vostra stanza. Adesso vedremo gli eventi paranormali. Un evento paranormale specifico, ovvero quello delle bamboline sopra la cassa degli oggetti, che darà molto fastidio perché gli eventi paranormali ci fanno del danno, ci fanno male se ci avviciniamo. Quindi la bambolina, se si mette nella cassa, sblocca questo evento paranormale. Se non si mette nella cassa, però chiaramente la teniamo nell'inventario, ma l'inventario è limitato, quindi è come se ci rimuovesse uno slot dall'inventario, quindi in tutti e due i casi ci penalizza, quindi no, non la raccoglierò, però sappiate che succedono, se la raccogliete succede questa cosa, ecco. Ok, prima abbiamo raccolto la chiave dell'armadietto 106 nella stanza di Mike, del proprietario della stanza 301, quindi proviamo ad aprire qua. Chiave dell'armadietto 106. Oh, ti amo Rachel, Mike. È pieno di lettere d'amore da Mike a Rachel. Ma questo Mike sta insieme a questa Rachel? Perché è così innamorato di Rachel che ha la sua foto appesa in camera, scrive di lei ti amo, tutte queste lettere, 10.000 lettere nella cassetta della posta. Adesso vediamo. Ok, torniamo nell'appartamento, ogni volta vediamo un po' che succede. Radio ormai fa statico e basta. Eileen, riusciamo a vedere magari? Non la vediamo più in realtà. Ah no! Ah, wait! Sembra che Eileen stia bene. Ma allora sta dormendo. Ma io ho giocato 2 volte. L'ho finito 2 volte prima della run e non l'ho mai vista dormire nel letto. Quando eravamo nell'Otherworld, adesso sta dormendo. No, aspetta, ma è strana sta cosa. Ma non la si vede sempre così, però. E allora potrebbe essere davvero che le persone che stanno negli Otherworld dormono. Ma allora Cynthia va nella metro a dormire. E Jasper? Ma no, infatti secondo me è random sta cosa. No, è random che si trova qua a dormire, ragazzi. È una casualità, mi sa sta cosa. Perché io 2 volte l'ho giocato in questi ultimi 2 mesi e non l'ho mai vista dormire qua. E sono sempre entrata in tutti i buchi a controllare. Non lo so, mi fa un po' strana sta roba. Dopo ci ritorniamo e vediamo se dorme ancora. Dopo ci ritorniamo, ok? Per vedere che diamine fa. È che... non ricordavo dormisse, assolutamente. Fu 4 anni fa che rinvenirono il corpo con su inciso 12/21.
Quindi Walter è la numero 11 su 21, la vittima 11 su 21. Però 4 anni fa viene rinvenuta la vittima 12 su 21, quindi continua la sua serie di uccisioni. Ebbi subito un terribile presentimento e non riuscivo a smettere di tremare. La vittima era stata uccisa 6 mesi prima e Walter era già morto da 10 anni. Si era suicidato 3 anni prima del delitto. Per la polizia si tratta di un omicidio copycat e lo stanno chiamando il caso Sullivan secondo round, ma qualcosa non mi dava pace. Entra sognando nell'Odowar e da quello che vediamo Richard e Lynn sì. Però mi fa strano vederla dormire qua. Non so, io non ho... Vi giuro che questo è il terzo gameplay che faccio in 2 mesi e questa è la prima volta che la vedo dormire qua. E ho sempre controllato. Poi, o forse mi sto avendo una dimenticanza incredibile, ma però il fatto che adesso stia dormendo ci conferma un po' più il fatto che le persone arrivino negli Odor di Walter dormendo. Comunque tutti i cani che vediamo morti sono stati uccisi da Walter, ok? Perché Walter non ne frega niente dei cani, cioè che, ok, rappresentano la paura di Walter per i cani nei suoi Odor, ma se gli intralciano la strada li uccide di nuovo. Ecco perché sono tutti morti, li vediamo in giro, non li abbiamo uccisi noi. Sì, i mostri attaccano Walter. Sì, Walter attacca anche loro, chiaramente. Allora, abbiamo la stanza 101 del custode, quindi entriamo nella stanza 105, volevo dire non 101, 105, chiave del custode. Vediamo un po' cosa troviamo. Prima cosa, chiavi per ogni appartamento. Le chiavi d'appartamento. Queste qui sono le chiavi che aprono tutte le stanze tranne sembra che manchi la 303, quindi la stanza di Eileen manca, chissà perché. Pezzo di carta rossa, prendo la carta rossa, questa la mettiamo sotto la nostra stanza, vuole questo. Un promemoria scribacchiato in fretta, trovato dall'infermiera Rachel. Riportarlo all'appartamento 302 insieme al pezzo strappato del suo fidanzato Mike. Ok, qui ci dice cosa dobbiamo fare in questo scenario: portare tutti questi pezzetti rossi sotto la nostra stanza e andarli a leggere nel nostro appartamento. E poi qui leggiamo che il sovrintendente, Frank Sunderland, pensa che Mike e Rachel stiano insieme. E poi ragazzi, qua abbiamo... è una scatola rossa, accidenti che puzza, mi sta letteralmente facendo venire le lacrime agli occhi. Allora, qui... capiamo in realtà cosa c'è qua dentro. Ce l'ha detto prima, abbiamo visto prima dello spioncino. Frank ha detto quel cordone ombelicale nella scatoletta rossa sta emanando un odore terribile. Ecco, in questa scatoletta rossa c'è all'interno il cordone ombelicale di cui parlava. Ecco perché puzza terribilmente, perché gli occhi di Henry fanno male. E qui c'è una cosa importantissima, è un diario. La scatola rossa, dove c'è il cordone ombelicale, sembra anche più strana oggi. Emana un orribile odore, è ripugnante, ma proprio non ce la faccio a gettarla via. Deve essere stato circa 30 anni fa. Quella giovane coppia che viveva nell'appartamento un giorno all'improvviso è scomparsa, scappati come ladri nella notte. Non ne so il motivo, forse problemi di soldi o forse si erano cacciati in qualche altro guaio. Il vero problema è venuto dopo. Se ne sono andati lasciandosi dietro il loro bambino appena nato. Trovai anche il cordone ombelicale. Chiamai subito un'ambulanza. In seguito sentii che il bambino era sopravvissuto, ma non so che ne è stato. Qualche anno dopo, tuttavia, mi è capitato di vedere spesso un ragazzino in giro per il palazzo. Un giorno ha smesso di venire. Adesso che ci penso, scommetto che era quel bambino abbandonato. È una storia tremenda, abbandonare un bambino appena nato. È successo tutto nell'appartamento 302. Quel cordone ombelicale ancora non ce la faccio a disfarmene. Questo è importantissimo. Questo ci dà un po' di contesto. Perché la stanza 302 è così importante per Walter? Perché la stanza 302? Perché nel diario di Frank Sunderland c'è scritto, ci spiega il perché. C'era questa coppietta di adolescenti che viveva nell'appartamento 302 che hanno fatto un figlio, però l'hanno abbandonato, sono scappati nella notte e hanno lasciato il bambino appena nato col cordone ombelicale ancora attaccato e l'hanno abbandonato lì. Non si sa chi siano, ok?
È strano che non si sa chi siano, perché in teoria Frank dovrebbe scrivere chi diamine vive negli appartamenti, ma il gioco ci lascia l'incognita su chi siano questi, la coppia che ha partorito il piccolo Walter. Quindi partorito nell'appartamento, lasciato là dentro, abbandonato appena nato col cordone ombelicale. Frank Sunderland lo trova, gli taglia il cordone ombelicale, se lo tiene, non si sa bene perché lo tenga, molto probabilmente perché c'è una connessione, in qualche modo sente una connessione, non riesce a disfarsene. Lo tiene nel suo appartamento da 30 anni, da esattamente 34 anni, perché Walter ha 34 anni, quindi 34 anni che tiene un cordone ombelicale, che schifo. E ha trovato Walter, ha preso il cordone ombelicale, ha chiamato l'ospedale, è stato portato via all'ospedale che vedremo il St. Jerome Hospital, in cui poi è stato portato lì, è stato poi adottato dall'orfanotrofio della Wish House, e poi da bambino Frank dice di vedere che vedeva spesso un bambino gironzolare per questo appartamento, molto probabilmente, anzi noi sappiamo che non è probabilmente, era il piccolo Walter. Lo sappiamo anche da Richard Braintree. Ha detto, somiglia a quel bambino che girovagava da qui. Era proprio lui. L'ordine ha influenzato così tanto Walter da fargli credere che nell'appartamento 302 fosse sua madre. Ecco perché continua ad andare lì. Perché dicevo, sì, tu sei nato nell'appartamento 302, sì, sei nato lì. E Walter l'ha visto come, quindi l'appartamento 302 è mia madre? Si è convinto di questa cosa, chiaramente, no? Ecco perché va sempre lì, ecco perché l'appartamento 302 ha questa energia, ok? Perché dove è nato Walter? Apriamo tutte le stanze. La 106. Chi abita nella 106? Il numero della mia amata. Ci sono dei numeri che sembrano recapito telefonico. Allora, adesso se si preme sì, comincia a squillare il telefono per tutto il gioco fino a che va in una stanza particolare. Quindi la faremo per ultimo, perché sennò mentre esploriamo sto telefono dà fastidio. E qui l'uniforme di un'infermiera con sopra il nome Rachel. Allora, nella 106 vive una certa Rachel, un'infermiera, è scritto Raquel però noi in Silent Hill 2 abbiamo già sentito una certa infermiera chiamata Rachel, scritto però il nome in modo diverso, scritta Raquel. In Silent Hill 4 invece è scritto Raquel. Lei era proprio l'infermiera che si occupava di Mary e di Laura. Molto probabilmente, allora, nonostante siano scritti in modo diversi, anche qui si pensa sia stato un errore di traduzione, ma è quasi sicuro, cioè il 99% sono la stessa persona. Quindi in questo appartamento viveva l'infermiera che si è occupata di Mary e Laura. Lei non viveva a Silent Hill, ma viveva qui, a 12 ore da Silent Hill. Sì, altra citazione a Silent Hill. E poi nella 106, ecco, sappiamo che c'è sto Mike che è fissato con sta Rachel. Sto Mike che sembra essere fissato con sta Rachel. Ti amo, ma stanno insieme? 107. Sì, molto probabilmente sì, Zelt. Io penso siano la stessa persona, cioè troppe coincidenze. Qui abbiamo molti dischi e riviste di musica sugli scaffali. Qui abbiamo un giradischi, abbiamo un musicista. Nella 107 abita un musicista, ragazzi. Allora, quindi 106 un'infermiera, nella 107 vive un musicista, nella 105 abita il custode degli appartamenti, di tutti gli appartamenti, Frank Sunderland, il padre di James Sunderland. 104 chi ci abita nella 104? Molte stanze sono completamente vuote, proprio anche di mobili. Io l'ho vista come, non lo so, nessuno ci va nella 104. Io l'ho vista come, dato che Walter nei suoi Otherworld ricrea le stanze in base a quello che lui sa, lui ricrea le stanze nell'Otherworld in base ai proprietari. Quindi se lui sapeva da piccolo che nella 107 ci viveva un musicista, lui ha riempito la stanza tutte di robe, di cassette, di scaffali di musica, capito? Nella 106 un'infermiera, quindi ha messo un camice di infermiera e basta. Nella 104 non so che ci abita, quindi non sappiamo né i mobili né niente che lo caratterizza.
proprio perché io l'ho visto come se Walter non conosceva il proprietario, quindi non sa come creare la stanza nel suo odor, capito? Sì, era sicuramente abitata alla 104, ma Walter non lo conosceva, quindi non sa. Ho forse finito il budget. 103, anche qua 103. 103 vuota, anche questa praticamente. Forza, sì, ci sta come teoria. Però prostituta non sapevo che fosse proprio una prostituta, so che... Oh cavolo. Questa è la 102. Puzza da morire, vuoi aprirlo? Oh, che cazzo. È avvolto in un paio di jeans strappati e insanguinati. È un gatto morto. C'è un pezzo di carta rossa strappata in una delle tasche. Oh. Ma chi ce l'ha messo sto gatto morto? Perché uno dovrebbe aver ucciso un gatto, bastardi? Adesso lo scopriamo. Povero gatto. Una pistola giocattolo è completamente inutile come arma. Ok, nella 101 vive uno fissato con le armi. Vedete, ci sono un sacco di armi giocattolo, vediamo. Tutte finte, ok, quindi c'era uno fissato con le armi. Solo libri di armi, però una di queste riviste ha qualcosa scritto sul retro della copertina. I miei occhi e la mia pelle non mi prudono tanto, quello stupido gatto della porta accanto ha scatenato la mia allergia. Ero talmente incazzato che ho preso la mia pistola giocattolo convertita e gli ho sparato. A bruciapelo, che forza, è caduto come un sasso. A proposito, quel revolver che porta Richard del 207? È vero, quel tizio è pericoloso. Ecco cos'è successo. Il proprietario della 101, questo fissato con le armi, era allergico ai gatti. Adesso noi sappiamo, vabbè adesso lo scopriamo, però ve lo dico già adesso. Nella stanza 202 ci viveva una donna, una gattara, aveva un sacco di gatti, ok? E niente, nella 101 ci viveva questo pazzo incredibile, che niente, un gatto alla fine si vede che forse è andato davanti alla sua stanza in qualche modo, gli ha fatto venire l'allergia, si è arrabbiato, ha preso la sua pistola convertita, ha sparato al gatto, gliel'ha ucciso e gliel'ha messo nel frigo della signora, della gattara, poverina. Vedete che gli abitanti di questo palazzo sono tutti... E poi ci ho detto di Richard Braintree della 207 che ha un revolver vero, questo già ve l'ho detto. Però questo in realtà ci sottintende che noi possiamo raccoglierlo. Davvero? Le armi sono di Silent Hill 2 e Silent Hill 3? Ah, è vero, forse sì, c'era l'Uzi, un po' così. È vero, è vero. 205. Ci sono un sacco di videogiochi e altri congeni dei quali non ho idea. Ci sono un sacco di videogame qui. Questo era un videogamer. Un'audiocassetta. L'etichetta dice Mike Scuoiato. Potrei ascoltarlo sullo stereo del mio appartamento. Vuoi prendere l'autocassetta? Ai ai. Mike era il proprietario della stanza 301, che abbiamo letto. La andremo ad ascoltare. Videogame 206. Una culla. Ah sì, questa qui è l'appartamento in cui vive una famiglia con tipo 5 bambini, se non sbaglio. Infatti vedete quanti letti a castello. Questa famiglia la possiamo vedere dal nostro appartamento. Gli omini che vediamo fuori dalla nostra finestra, tipo, non so se avete fatto caso, ma si possono vedere anche i bambini, tipo che stanno alla finestra, che giocano, ok? Così come anche gli altri abitanti dell'appartamento si possono vedere dalla nostra finestra. Gli omini piccolini sono loro. Potremmo vedere Richard, potremmo vedere i bambini, possiamo vedere tutti quanti. Ecco. 207, questa è la stanza di Richard Braintree, la vittima 19. Il giaguare. Ho un sacco di sangue. Walter Sullivan. Oh, ok, era un fantasma. Era Walter, il fantasma. Riesco a vedere Lynn Galvin da qui. Sono certo che quello sia l'appartamento 303. Che ci fa lei in questo mondo? Walter Sullivan da questa finestra osservava Eileen, come l'abbiamo visto dal nostro appartamento, che la puntava, no? E qui chiaramente la sta osservando perché noi sappiamo che lei è la prossima. Qui abbiamo il revolver di Richard, che adesso possiamo raccogliere. Pistola che dava Richard.
E qui, ecco, abbiamo una scia di sangue che porta all'interno di questo cestino. Ci sono indumenti intimi da uomo insanguinati ed una manica di camicia strappata tra i rifiuti. Tenetelo un attimo a mente perché adesso vedremo perché. Ok, la 204. Oh, questa qui credo sia la stanza in cui ci aveva una coppia di anziani. Comunque tutto chiuso, niente, qua niente. 204. Chi è? Jimmy Stone? Guarda quanto è creepy come si muove, come sculetta. Sta twerkando il bro. Jimmy, grande. Questa è la 203, qui ci vive un ubriacone. Oh, Jimmy Stone. Qui ci vive un ubriaco, vediamo che è pieno di bottiglie a terra, ragazzi, quindi... Ah! Una camicia macchiata di sangue, c'è una carta rossa strappata nella tasca. Questa la prendiamo. Ok, quindi qui abbiamo un ubriacone e poi abbiamo la 202. 202. Questo qui è dove... Questo è il luogo in cui squilla il telefono dalla 106 dell'infermiera. Nella 202 abita un pittore che vediamo adesso che ha pitturato tutti i residenti dell'appartamento, quindi un po' di retroscena in più. È il quadro di un giovane uomo. 107. Ascolta dell'ottima musica, ma mi dispiace per lui costretto a vivere sotto Braintree. Poi, quadro di 2 adulti e molti bambini. 206. Ma come fanno a dormire con tutti quei rumorosi bambini? E in più sono costretti a vivere accanto a Braintree. Qui comunque capiamo quanto Braintree, ecco perché Braintree è estremamente violento ed è sempre arrabbiato. Cioè vive accanto a uno, cioè vive sotto a uno che mette la musica a palla e accanto c'è una famiglia con 10.000 bambini. Cioè, un po' lo capiamo del perché, no? Richard sia così incredibilmente arrabbiato ogni volta, cioè, prova a non impazzire, direi, no? È un quadro di un uomo con un pennello in mano. 202, quindi autoritratto, questo è lui. È il quadro dell'infermiera. 106, mia bellissima amata. Ultimamente era infastidita da uno stalker. Qui noi sappiamo che il pittore e Rachel stanno insieme, sono loro la coppia. Ma ecco, qui scrive che la Rachel era infastidita da uno stalker. Lo stalker chiaramente era Mike della 301, cioè, ma si capisce perché. Pieno di riviste strane, 10.000 lettere a Rachel nella sua cassetta delle poste. Lei chiaramente non risponde, ma lui continua a scrivere 10 miliardi di lettere. Poverina, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Nella stanza sempre di Mike c'è un'immagine di Rachel, dell'infermiera. Poi le ha scritto un altro messaggio. Erroneamente il custode pensava che Mike e Rachel stessero insieme, ma in realtà Rachel sta con il pittore. Qui abbiamo un po' di dramma all'interno dell'appartamento, però ecco, capito? Beautiful. È il quadro di una donna grassa. 204. Sta sempre a mangiare qualcosa. Mi piacerebbe che la mia fidanzata amasse cucinare quanto lei. Vabbè. Il quadro di una coppia anziana. 304. Una simpatica dolce anziana coppia. E il quadro di una donna con un gatto. 102. Le piacciono troppo i gatti e ha mancato la sua opportunità di sposarsi. Mi è dispiaciuto per lei quando piangeva la morte di uno dei suoi gatti. Chi è stato a uccidere il gatto? Quello della 101 con le armi finte. Quadro di un uomo che beve alcolici. 203. Fa tanto baccano, vorrei tanto che smettesse di bere e fare a botte. Questo deve essere Richard Braintree. 207. Braintree, quello stronzo, sta sempre a sgridare bambini. Specialmente quello strano che gira da queste parti, Walter Sullivan. Ma ha portato Mike nel suo appartamento e lo ha scuoiato. Quindi è il mio idolo. Ok, qui il gioco dice che chi ha scuoiato Mike? Richard Braintree. E noi abbiamo la cassetta di sta cosa, poi l'ascoltiamo. Il quadro di un uomo con una pistola. 101. Un patito dalle armi da fuoco. Sta sempre a tossire per via di un'allergia ai gatti. E un quadro di un uomo con in mano una rivista porno. 301. Quel maniaco stalker ha avuto ciò che meritava. Questo deve essere il custode. 105. Sunderland, il custode. Il custode pensava erroneamente che Mike fosse l'amante di Rachel. Ok?
Deve essere il tizio che gioca ai videogame. 205. Sta sempre tappato nel suo appartamento. Sembra coltivare degli strani hobby. Ho sentito che ha registrato Mike mentre veniva picchiato da Richard. Ecco chi l'ha registrato. E chi è che ha registrato Mike C'è Richard che picchia Mike. Adesso andiamo ad ascoltare la cassetta. Comunque la frase coltiva degli strani hobby. Quello che gioca ai videogame. Ma mamma mia, ragazzi. Effettivamente ha ragione, quello della 202 che dice che i gamers sono strani. Ma io proprio non riesco a capire questi gamers. Ora andiamo a far suonare il telefono dalla 106. Il numero della mia amata. Ci sono dei numeri che sembrano un capetto telefonico. Vuoi premere questi numeri? Sì. Ecco. Ora, se l'avessi fatto suonare prima, per tutto il gioco... Aiuto. Steve Garland... Tutto il gioco avremmo sentito sto telefono mentre esploravo le stanze. Il telefono che squilla dalla 106 della stanza dell'infermiera e nella stanza 202. Vuoi rispondere? Non c'è nessuno, chiaro, perché si è chiamato da solo. Però ecco, cosa significa questo squillo da una stanza all'altra, che poi chiaramente è Henry stesso che si chiama. Il gioco qui ci vuole semplicemente far capire che Rachel ci conferma che Rachel stava con il pittore della 202, non con Mike. Mike era lo stalker che la assillava, ok? Semplicemente questo significa questo squillo di telefoni, nient'altro. Qui abbiamo la 304, che qua ci viveva la stanza, la coppietta di anziani. Infatti vedete tutto un po' quella madonnina qua. Sì, beh, qui ci viveva la coppietta di anziani, molto semplicemente non c'è niente. Chiuso a chiave. Credo che l'Ingalvin sia dall'altra parte di questa porta. Dici? Non so, sai. A me non è dietro questa porta. Comunque lì non abbiamo la... tra tutte queste chiavi non abbiamo la chiave di Eileen. Mi sa che Walter è riuscito a entrare. Allora, mettiamo i pezzi di carta rossa, così che li possiamo leggere dal nostro appartamento. E ora ritorniamo nel nostro appartamento. Vediamo se la vediamo ancora. No, vedi, non sta dormendo allora, vedi? Vedete che non c'è più Eileen che dorme, quindi era casuale. Allora, abbiamo la cassetta di Mike scuoiato. Ascoltiamo questa cassetta, va? How do you like that, sick little freak? You had it coming to you. Clothes are disgusting. Get them out of my sight. I know. It'll be perfect to wrap your body in. Hold it. You! Hold it, I think you snooping around again? Myself. Get your ass out of here before you really piss me off. Hold it. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Molto creepy, ma credo che nessuno si aspettava una cassetta in cui... Cioè, allora, leggere Mike scuoiato vuol dire sentire una persona che viene scuoiata viva. In realtà è un po' diversa la situazione. Quando abbiamo prima incontrato Braintree nel centro di Ashfield, vi ho detto che vi avrei letto dopo il suo retroscena nel Another Crimson Tome. Quindi ve lo leggo adesso, così capite cosa vuol dire questo Mike scuoiato, questo Richard, cosa fa a Mike. Ehi, Richard ha perso di nuovo la testa, stavolta ha dato proprio di matto, scommetto che la prossima volta sarà ancora più divertente. Agli abitanti del South Ashfield Heights piaceva parlare di lui, era famoso per la sua irascibilità. L'incidente peggiore avvenne quando Mike, l'inquilino dell'appartamento 301, urtò involontariamente la spalla di Braintree nel corridoio dell'edificio. Quel giorno Richard era più lunatico del solito. Urlò «Con che credi di avere a che fare?» e trascinò Mike per il colletto della maglia nel suo appartamento, l'appartamento 207. «Di nuovo», disse la folla che abitava nell'edificio, e si diresse verso l'appartamento 207 per vedere cosa stava succedendo. Improvvisamente la porta si aprì e Mike uscì completamente nudo dalla stanza. Poco dopo dalla stanza uscì anche Richard, con in mano la maglia e i jeans di Mike inzuppati di sangue. «Ti è piaciuto, sporco depravato? Te la sei cercata!»
disse Richard mentre Mike fuggiva via da lui. Richard gettò via i vestiti di Mike e disse: questi vestiti fanno schifo, levateli dalla mia vista. Poi una donna di mezz'età tra la folla disse: lo so, saranno perfetti per avvolgere dentro il suo corpo, e si prese i jeans. Aspetta, credo che terrò questa per me, disse un ubriacone e si prese la maglia. Dopo Richard guardò la folla, notò un bambino tra di loro e urlò: tu, stai ancora ficcanasando in giro, porta il culo fuori di qui prima che mi incazzi sul serio. Mike scuoiato, non è letterale. Ok, Richard, cosa è successo? Richard, se un giorno Mike gli ha tirato una spallata nel corridoio per sbaglio, Richard era particolarmente arrabbiato quel giorno, l'ha preso dal colletto, l'ha portato nella sua stanza e l'ha picchiato a sangue, lo ha denudato e poi l'ha schiacciato: vai via dalla mia, non ti permettere mai più, te la sei cercata. Nella stanza di Richard 207 c'è questo cestino con tutto il sangue dentro, perché lì è dove ha messo, ecco, la biancheria. La biancheria era di Mike, che l'ha denudato e l'ha messa là dentro piena di sangue, capito? La scia di sangue perché l'ha picchiato a sangue. Non l'ha ucciso, non l'ha scuoiato letteralmente. Scuoiato in questa cassetta inteso come denudato dal suo ego, capito? Perché Mike c'era questa diceria che era uno stalker, si è permesso di dare una spallata a Richard e quindi Richard gli ha detto: senti, non ti permettere mai più di toccarmi, tu non hai non sei il mio livello, non ti permettere di fare questa cosa. Quindi l'ha preso, gli ha fatto capire chi è che comanda, e dovete intenderlo come un po' una metafora, direi, comunque non letteralmente chiaramente, ma più denudato dal suo orgoglio, dal suo ego, dall'orgoglio che aveva Mike, ok? Quindi la cassetta è stata registrata da quello della 101, quello con i videogiochi, quello che registrava, l'ha registrato, e noi abbiamo sentito che sì, l'ha picchiato, in poche parole. I vestiti insanguinati che vediamo in alcune stanze, la camicia, mi sembra anche i pantaloni, erano di Mike, che gli altri proprietari degli appartamenti hanno tenuto i suoi vestiti come premio, non lo so. E poi sempre nella radio si sente di questo bambino che Richard vede di nuovo un bambino che gironzola di nuovo per il palazzo, quindi chiaramente era di nuovo Walter in giro per l'appartamento e ha detto: ehi, vai via da qui, ficcalato, bla bla bla, capito? Sempre lui era. Non mi dispiace che Mike sia stato picchiato, sinceramente, più che altro perché era uno stalker fastidioso di Rachel. Andiamo alle scarpe, dice qualcosa? Sempre soliti. E leggiamo i foglietti. C'è della carta rossa strappata. Ah sì, avevo un tremendo mal di testa quel giorno e sono crollato a letto. Forse se cerco vicino al mio letto in camera mia, la stanza da letto del 302, lo posso trovare. Adesso soffro di mal di testa tutti i giorni. È tremendo, che posso fare? Mal di testa perché vedremo che... Questo era Joseph, no? Che scriveva. Perché la stanza cominciava sempre più ad avere effetto su di lui e cominciava ad avere giramenti di testa, cioè l'influenza della stanza era troppo alta per lui e cominciava a cedere. Rachel, ti amo sempre, guardando finestra, proteggerti con affetto, Mike. Basta, Mike, madonna, qui ancora i foglietti, sempre per Rachel, ma basta. Tanto è malato. Ho raccolto la chiave che Eileen dell'appartamento 303 deve aver fatto cadere. Volevo restituirgliela, ma non era in casa. Dovrò darla al custode. C'è della carta rossa strappata infilata qui dentro. Ho perso la chiave dell'appartamento di Eileen Galvin. Devo trovarla e riportarla. Fammi pensare, l'ultima volta che l'ho vista era... Ecco, questo foglietto si collega a quello in cui dice che, ok, l'ho trovata e volevo darla al custode, ma mi sono addormentato e l'ho lasciata vicino al letto della 302. Quindi c'è questa cosa molto carina, che se nel momento in cui voi leggete questo documento rosso, se voi andate nella vostra camera da letto della 302, in cui chiaramente prima ci abitava Joseph, trovate la chiave della bambola, ed è la chiave con inciso sopra 303, quindi questa qui è la chiave della stanza di Eileen Galvin della 303, che ha fatto cadere Joseph perché si era addormentato per i giramenti di testa. Voleva portarla al custode, ma niente, poi si è dimenticato e le è caduta. Però è carina questa cosa che la chiave compare, capito, quando leggete quel foglietto. Sì, chiaramente c'è la bambola sopra, perché di nuovo la bambola è collegata a Eileen, quindi questa è come Walter ha ricreato
la chiave della stanza di Eileen Galvin della 303. Allora, io vi ho detto già dalla scorsa live che tutto l'appartamento di South Ashfield High, tutto il complesso di appartamenti è particolare. La 302 ha un'influenza molto forte, ok? Come se fosse un po' il cuore degli appartamenti, però tutto il complesso ha qualcosa che non va. Si trova è una situazione particolare, ok? Questo perché? Cioè, molto probabilmente, allora, sicuramente la 302 è quella che è la stanza più affetta dall'influenza di Walter, perché chiaramente è la stanza in cui è nato Walter. Tutti gli appartamenti sono collegati e sono maledetti, diciamo, a causa del cordone ombelicale che tiene il custode. Il custode è il capo, no, degli appartamenti, e lui tiene un qualcosa che ha un potere magico. Cioè il fatto che puzzi, ok, che altro, oltre al fatto che ce l'ha da 34 anni, il fatto che Frank ci ha specificato che puzza terribilmente ultimamente, è come se il cordone ombelicale avesse attivato una specie di magia, o comunque avesse fatto un effetto, abbia attivato una specie di incantesimo più forte che influenza tutti gli appartamenti. Il fatto che Frank abbia il cordone è molto importante, è da lì che crea un po' tutta la varia influenza. Nella 302 però è dove è nato Walter ed è il cuore, no? Quindi vedete un po' come se tutti gli appartamenti, South Ashfield Heights è la madre e il figlio è la stanza 302. Ok? Io l'ho visto anche un po' in questo modo, sempre per simbolismo, perché il cordone nella 105, nella 302 è nato il bambino, quindi come dire, è come anche qui c'è un simbolismo di madre e bambino, l'ho visto, tutti gli appartamenti sono la madre e poi la 302 è il figlio, così come all'interno della 302 la 302 è la madre e Walter è il figlio, così come la 302 è la madre e gli Otherworld sono il figlio, collegati dal tunnel, che è il cordone ombelicale. Cioè qui ci sono un sacco di simbolismo, può essere visto ovunque, ok? Ma Eileen non c'è più, Eileen non sta dormendo comunque, vedete, dove è finita Eileen? Nel 4 c'è tantissima roba da dire, molto più del 2 comunque, perché ci sono un sacco di personaggi, ve lo giuro. Ora abbiamo la chiave della stanza di Eileen. E prima però abbiamo sentito Eileen che sbatteva dentro la sua stanza. Ragazzi, cosa è successo? Walter ha raggiunto Eileen, è entrato. Eileen! Thanks. Did you find your mommy? This place? It's dangerous. You need to hurry. Get out of here. Mettiamo un attimo in pausa però. Allora, Eileen è la vittima 20 su 21. Fate caso che Eileen ha detto sul punto di morte grazie al bambino. Sulla scena del crimine c'è di nuovo il piccolo Walter, ok? Questo è importantissimo. E Eileen ha detto grazie. Hey kid, thanks. Ma grazie per cosa? Tenetelo un attimo a mente questa cosa. E seconda cosa, notate come Eileen sta morendo? E prima di morire non è che dice che si preoccupa per se stessa, lei continua a preoccuparsi degli altri. Infatti al bambino dice: ehi bambino, hai trovato la tua madre, e muore. Cioè questa è una cosa molto importante per il personaggio di Eileen, come lei anche sul punto di morte
tenga molto più alle persone che a se stessa. Quanto è altruista è lì, quanto è una persona buona. E niente. Ecco perché, vediamo, ecco perché Lynn è la vittima perfetta. Perché è così buona, così altruista. Vedremo. Ragazzi, siamo a 20 vittime su 21. Manca una vittima. Qualcuno in chat può magari... Qualcuno di voi si è mica fatto un'idea su chi potrebbe essere l'ultima vittima di Walter? Chi sarà mai l'ultima vittima di Walter Sullivan? Un certo Henry Townsend? Eileen. Eileen viene portata all'ospedale, però. Ma l'ambulanza, attenzione! Bellina l'ambulanza che se ne va, eh? Ora però è notte, guardate che è anche notte, che bello, a South Ashfield, di notte. Adesso si è girato Robby, quindi... Qui abbiamo sentito il dialogo tra due poliziotti che dicono la vittima è stata portata al St. Jerome Hospital, quindi all'ospedale, non ce la farà. Anche lei aveva dei numeri 20 su 21, però questo non ce la farà è come dire, quindi può essere in vita in qualche modo, perché con gli altri non abbiamo sentito non ce la farà, cioè sono morti. Invece Eileen c'è scritto non ce la farà, è stata portata all'ospedale, quindi è come se Eileen in qualche modo potrebbe essere viva. Vedremo. Poi i poliziotti che dicono sulle scene del crimine non c'è mai stata una traccia di nulla, è come se fossero stati uccisi da un fantasma, si trovano solamente i numeri 20 su 21 e nient'altro. Questo perché? Chiaramente perché sono stati uccisi proprio da un fantasma, che è Walter Sullivan è morto, è un fantasma. C'è l'altro poliziotto che dice ma potrebbe essere sempre la stessa persona, ma che dici? Non dire ste cavolate! E Walter si è ucciso nella sua cella di prigione, non può essere lui. E invece è lui. E invece è lui che ha fatto 3 round di uccisioni, vedremo. Ha fatto dalla 1 alla 11, dalla 12 alla 15 e poi dalla 16 alla 21 dovrà fare, ok? Noi nel gioco stiamo vivendo gli avvenimenti dalla vittima 16 alla 21, quindi il terzo round di uccisioni di Walter, ok? Ma queste scarpe, ma sono davvero mie? Le scarpe, per quanto possano essere un elemento così semplice, ve lo giuro che sono importantissime, per questo sto continuando a osservarle. Ogni volta che andiamo avanti col gioco, lui si chiede: queste scarpe sono le mie scarpe inizialmente, poi non mi ricordo dove l'ho prese. Ah sì, l'ho presa a Silent Hill. E adesso, ma queste scarpe sono davvero le mie scarpe? Capito quanto sta diventando sempre più distaccato dalla realtà, niente ormai è chiaro per Henry, tutto può essere, cioè non sta capendo lui cosa sta succedendo, quindi è chiaro che si sta domandando di qualsiasi cosa che vede, ok?
Non credo di essere in grado di difendermi. È pazzo davvero, non posso più resistere. Il suo potere è incalcolabile. Oggi avevo così paura che ho bloccato il retro del ripostiglio. Questa frase, ricordatela che è importante. Questa frase la riprendiamo a fine Long Run, l'ultimo episodio. Allora, qui è sempre Joseph che scrive. Il suo potere è fortissimo, è insuperabile. Walter, il potere di Walter era così forte che vedremo che chiaramente non è riuscito a difendersi. No? Joseph vedremo che alla fine cederà. Però questa frase, avevo così paura che ho bloccato il retro del ripostiglio nel suo appartamento 302. Ma nel nostro appartamento noi sappiamo che c'è una camera da letto, un bagno e il salotto con la cucina. E la lavanderia, vabbè. Quale ripostiglio? Avevo così paura che ho bloccato il retro del perché? Paura di cosa? Questa frase tenetela a mente perché ci sarà un piccolo buco di trama. Mi domando se Lynn Galvin stia bene, non ho alcuna idea di cosa stia accadendo, ma è in pericolo lo stesso. Qui comunque Joseph era sempre chiuso all'interno della stanza 302. C'è della strana carta infilata qui dentro, vuoi prenderla? Talismano del succube, una specie di terrificante demone. Eccolo qui, ve lo faccio vedere in grande. Un talismano del succube, che il succube è un demone femminile, che sulla wiki ho letto che corrisponde al femminile dell'incubus, ovvero uno delle boss fight finali di Silent Hill 1. Quindi, e anche la forma ricorda molto l'incubus comunque. Ora che ci penso, sulla porta di lì non c'era la placca che c'era sulle altre vittime. Esatto, Alex. Non c'era la placca nella porta di Eileen. Chi è che ha bussato? E infatti, guardate un attimo, guardate che per ogni vittima che abbiamo visto si creava una nuova mano bella rossa, di sangue bello fresco rosso. Con Eileen, non so se la vedete, proprio al centro c'è una mano, ma si vede pochissimo. Si vede proprio c'è proprio l'impronta, ma proprio molto molto chiara, molto molto, proprio come se fosse così, proprio accennata, no? Vedete che c'è la mano di Cynthia, di Jasper, di Andrew e di Richard, e poi c'è una manina molto molto sbiadita. Quindi questo già ci significa qualcosa. Se andiamo nel bagno, il buco è ostruito. Aia. Se andiamo nel bagno adesso il buco è chiuso, perché Harry ha completato quello che doveva fare in quel buco. Adesso vedremo che ce ne sarà un altro. Ma facciamo anche caso a questa roba che si è aggiunta nella stanza. Questo cos'è? Se ricordate, questo qua è lo stesso punto in cui c'era la faccia che abbiamo visto nel sogno in cui giocavamo con Joseph, proprio inizio gioco. In questo punto preciso c'era una faccia. E Jamie Stone esce da un portale proprio in questo punto. C'è una crepa un po' particolare proprio in quel punto. Col talismano del succube noi adesso possiamo, ecco, se noi andiamo nella lavanderia vediamo un'altra specie di crepa che somiglia molto al succube, guardate, proprio perché adesso noi dobbiamo mettere questo talismano del succube e abbiamo una nuova scritta. Che diavolo, dopo aver celebrato il rito della Sacra Assunzione, Walter, il rituale della Santa Assunzione, il rituale con il quale lui è riuscito a tornare in vita e ha creato gli Otherworld di nuovo, altri mondi sono comparsi nel suo universo, che ha iniziato a gonfiarsi in maniera grottesca. Ma il suo universo è diverso dal nostro, ha i suoi limiti, e dentro i limiti di quell'universo comanda lui, e nella parte più remota del suo regno c'è sua madre. Ora qui dobbiamo mettere, ci sono quattro robe da inserire, che sono la tavoletta di Cynthia, della tentazione, la tavoletta della vigilanza di Andrew De Salvo, la tavoletta della fonte di Jasper Gein e la tavoletta del caos di Richard Braintree. Facendo questo apriamo un altro portale. Questo portale fa parte sempre del rituale, ok? Qui dovete vedere come Walter stia utilizzando Harry per fare il rituale in questo modo. Cioè adesso Harry ha creato quest'altro portale. Il buco, dove mi condurrà questa volta? Eileen, chissà se sta bene. Un sacco di roba. Siamo su una barella. No, siamo per terra.
Sembrava fossimo su una barella, ma in realtà siamo per terra. Oh porco. Oh. Notiamo come senza dire niente l'atteggiamento di Walter è cambiato nei confronti di Harry. È come se adesso si stesse avvicinando come dire cioè, molto più inquietante adesso, pericoloso, ok? Ora ci troviamo nell'ospedale di St. Jerome. Però prima di parlare di St. Jerome abbiamo visto Walter facendo robe all'interno dell'utero di una donna, di una sua paziente. Sembra che un po' magari, ecco, in questa scena sembra che quasi gli piaccia, comunque sai, sempre zona utero, sempre così all'interno, fa robe. Poi si accorge chiaramente di Harry e si avvicina in modo molto inquietante. Ah sì, c'è una curiosità, non so se ci avete fatto tanto caso, ma il viso della donna, cioè la donna che stava così operando Walter, il viso della donna somigliava tantissimo, anzi veramente è un copia e incolla di Claudia Wolf di Silent Hill 3. Ma molto probabilmente è un easter egg questa cosa, perché ho visto delle teorie che dicono no, conosceva Walter, bla bla. Io credo che sia un easter egg, dato che Silent Hill 3 e Silent Hill 4 venivano sviluppati gli stessi anni, hanno voluto inserire questo piccolo easter egg, il cadavere alla faccia di Claudia. Parliamo del St. Jerome Hospital, ospedale di San Girolamo. Noi cosa sappiamo dell'ospedale? 1 è l'ospedale in cui è stato portato Walter neonato. 2 è l'ospedale in cui lavorava l'infermiera Rachel. E molto probabilmente in questo ospedale è dove erano ricoverate sia Laura che Mary. Mary e Laura non erano ricoverate al Brookhaven Hospital, perché lì era un ospedale per malattie mentali, questo qui è un ospedale normale, quindi molto probabilmente erano ricoverate qua, e l'infermiera era Rachel, che lavorava qua. È molto importante per Walter, chiaramente, perché lui da neonato era qui, è stato portato qui dall'ambulanza. Simbolismo però molto importante, l'ospedale St. Jerome, il San Girolamo era questo santo controverso, era uno dei santi più controversi della storia. Lui inizialmente è diventato una persona importante perché fu il creatore della prima Bibbia in latino, quindi influenzò molto la Chiesa dei primi anni dell'impero romano, quindi ecco, con gli anni in cui era vivo lui, primi anni dell'impero romano, era molto conosciuto dalla Chiesa per questo motivo, ma controverso per quale motivo? Aveva degli ideali estremamente pericolosi, infatti lui era conosciuto per il suo odio per le donne e per la sessualità in generale. Per lui le donne in particolare, ma in generale tutti, le persone non pure erano inferiori. Una persona valeva qualcosa per lui solo se era ancora pura, aveva ancora la verginità. Quindi lui mercificava la sessualità delle persone. Aveva degli ideali molto, molto pericolosi. Infatti, a causa dei suoi ideali, lui aveva dei seguaci, no? Un giorno una donna che gli era molto devoto, seguendo i suoi ideali molto estremi, morì, e a causa di questo San Girolamo venne esiliato da Roma, ok? Il fatto che San Girolamo odi le donne, odi tutto, cioè separi due gruppi di persone superiori e inferiori in base alla loro purezza, questo ci collega molto a Walter Sullivan, perché Walter Sullivan sappiamo che odia le donne, che odia gli esseri umani e non valgono niente, quindi questo è un santo che mi piace molto, che questo ospedale ha questo simbolismo, questo nome collegato a Walter, agli ideali che ha Walter, ok? Odiare le donne, non valgono niente, le donne non pure, non valgono niente. Quando abbiamo visto Cynthia morire, vi ho detto quanto Cynthia fosse per Walter la donna peggiore, cioè una donna che non può esistere, Cynthia. Una donna che si veste svestita praticamente, una donna che va al nightclub, una donna che si vuole divertire. Questo non è una donna, ma come può una donna del genere
poter essere una madre. Questo, Cynthia vale ancora meno di quello che lui già pensa del genere umano. Cioè Cynthia è proprio un orrore di donna, non può esistere. E se ci fate caso, Aileen è stata uccisa nel momento in cui si è messa un vestito un po' più sensuale, un po' più da sera, no? Fate caso che non è casuale che il momento in cui lui decide di ucciderla è proprio quando lei decide di andare a una festa a divertirsi, mettendosi un vestito un po' scollato, un po', capito, che mostra un po' le forme di Aileen. Non è casuale che sia morta con quell'outfit e non col suo outfit quotidiano, no? Chiaro, non è che l'ha uccisa perché si è messa quel vestito, però è curioso il fatto che lui l'abbia ucciso proprio quando è vestita in quel modo. Se proprio per rientrare nella stanza, comunque, abbiamo un nuovo nemico. Walter è un sacco misogino, vabbè, lo vediamo per tutto il gioco, per quanto lui odia le donne, il fatto come si vestono, bla bla. Sì, molti conoscono questi nemici, per una cosa particolare ci arriviamo, ok? Chiamate le patient, le pazienti, i pazienti, le pazienti. Queste qui sono delle creature umanoidi molto alte, molto imponenti, femminili. Questa è sempre la visione che ha Walter della donna, non so, Vediamo che ha una pelle molto grigia, decomposizione, c'ha un camice strappato tutto grigio insanguinato, ha il volto molto distorto. Si chiamano pazienti. Perché le pazienti? Noi ci troviamo in un ospedale, ok? Quindi in un ospedale chiaramente ci sono i pazienti e ci sono i dottori. Walter si sente il dottore e le vittime sono i suoi pazienti. Ok? Qui come si sente Walter. Qui vediamo che è un po' un campo di allenamento per Walter in cui può fare i vari esperimenti. Infatti vedevamo che stava, cioè, facendo roba dentro la pancia, nell'utero di quel cadavere. Ok, e queste qui sono un po' il suo parco giochi. Queste qui sono le pazienti. Rappresentano l'odio di Walter verso le donne, di nuovo misoginia. Lo vediamo anche che hanno un bel buco nella zona utero, ok? Qui, come dire, le donne non meritano di avere un bambino, l'unica che si merita è la sua vera madre, tutte le altre donne non sono degni di averlo, comunque, o magari lui che cercava, no? Come avveniva un po' il concepimento, un po' lui che scopriva. Potrebbe anche rappresentare l'odio che ha Walter verso la madre biologica, chiaramente, perché la madre biologica lo ha abbandonato, non sa chi sia e la odia. Cioè lui non trova concepibile il fatto che una donna faccia un figlio, che nella visione di Walter il figlio è, cioè la donna, diciamo, lo scopo della vita di una donna è fare un figlio e basta. Cioè per lui è inconcepibile che una donna che fa un figlio non si prenda cura di lui. Questo buco in pancia di queste pazienti può rappresentare anche l'odio che lui ha verso la madre biologica, o comunque anche la ricerca che ha della madre, quella che vuole far nascere, quella perfetta, no? E chiaramente sì, rappresenta la misoginia vediamo un sacco di manichini femminili, li abbiamo già visti, e poi il fatto come sono rappresentate le pazienti, anche questo è particolare. Ora arriviamo alla parte divertente. Allora, se si attaccano questi nemici, fanno questo verso. Ok, le pazienti ruttano. Questo nemico rutta, ok? C'è un significato dietro questi rutti, ok? Non sono... Chiaramente anch'io mi sono subito chiesta, appena sono arrivata ad approfondire questi nemici, ho detto, ma perché ruttano? E volevo proprio sapere perché ruttano. I rutti non sono proprio rutti, sono dei suoni molto simili a dei rutti ed è un'emissione di gas prodotto da un corpo in decomposizione senza polmoni e senza utero. La rimozione di questi organi in un corpo decomposto fa uscire questo gas con questo suono che somiglia molto a un rutto. Vederla in questo modo ti fa dire wow, ok, decisamente non è una cosa simpatica. Vista in questo modo dici, è molto peggio di quello che mi aspettavo. Guardate l'ospedale, quanta roba strana c'è, quanti pezzi di corpo, c'è uno strano oggetto dall'aspetto umano. Sì, qui vediamo un sacco di arti, sangue, trovo l'operatore insanguinato, quel tizio che diamine stava facendo qua dentro. Qui vediamo, cioè questo qui è il parco giochi di Walter. Come lui sperimentava, scopriva il corpo, faceva roba strana, incredibile.
tavolo operatorio, c'è qualcosa sopra coperto da un telo insanguinato. Non voglio neanche sapere cosa ci sia sotto quel telo. Ok, guardiamo un po' le stanze. Sì, le pazienti, un po' come delle infermiere, ecco. Qui abbiamo un tagliacarte, no, non lo prendiamo. È un'arma, ma non ci interessa. Ai ai ai. Aileen. Aileen, sei ancora viva? Ok, Aileen, sei ancora viva? Si chiede Henry. Ci sono molte lastre appese dallo schermo, che siano le lastre di Aileen. Sì, qui vediamo che c'è un braccio rotto, una gamba anche rotta. Gravemente, è veramente grave, Aileen. Se è viva è estremamente grave. È il primo memoria di un'infermiera. Ho perso la chiave della stanza d'ospedale di Aileen. Era una paziente ricoverata con lesioni molto gravi. Mi domando se non l'ho lasciata in una delle altre stanze dell'ospedale. Spero proprio di no. E invece sì. Ah, qui abbiamo il buco. Letto con le ruote lo usano per spostare i pazienti perché Aileen è in questa stanza. Non è in questa stanza, bro. Cioè, la vedi che non c'è. Oh! C'è la borsetta di Aileen. Che ci fa qui una borsa da donna? Deve appartenere ad Aileen. Vuoi prendere la borsa di Aileen? Sì, prendiamola. Sì, i suoni sono molto belli in sto gioco. È una cartella clinica di un neonato. Neonato perché? Perché in questo ospedale c'è stato il piccolo Walter neonato. Ecco perché la cartella clinica è di Walter. Rieccolo. Ah! È ruttone! Gara di rutto! Che combo! Che combo! Oh ragazzi, qui abbiamo un corridoio da 24 stanze, tutte apribili, quindi qui abbiamo da visitare 24 stanze. Dovete sapere che dobbiamo trovare due cose in particolare, una chiave e qualcuno. Queste due stanze in questo corridoio sono RNG, ok? Tutte le run sono diverse. Infatti, ecco, questa sezione per gli speedrunner è un incubo, perché se tu trovi le due porte per andare avanti, che sono le prime due, un sacco di tempo risparmiato, ma se devi guardare tutte le stanze e arrivare alle ultime due, perdi un sacco di tempo. Quindi la run, se fate speedrun, se sono le ultime due porte avete una sfiga terribile e la run è andata. Anche un'altra stanza è casuale, ma non serve per andare avanti, ma vabbè, adesso le vediamo. Prima cosa che vediamo in questo corridoio, oltre al corridoio lunghissimo, sono delle sedie a rotelle mobili che vieni addosso. Vediamo se mi colpisce. Vabbè, comunque, questi qui sono dei nemici, sono delle sedie a rotelle. Sedie a rotelle che è un elemento che abbiamo visto molto spesso nei Silent Hill precedenti, ma li abbiamo sempre visti come elementi di decorazione, non si muovevano, ok? Le abbiamo sempre viste ferme, un oggetto molto significativo, ma è sempre rimasto fermo, inanimato. Invece in Silent Hill 4 sono mobili, diventano dei nemici, funzionano esattamente come i fantasmi, sono immortali,
fanno danno. Il modo per tenerle lontano vedremo, vabbè, saranno le candele e i medaglioni santi, adesso vedremo cosa saranno, però ecco, funzionano esattamente come i fantasmi, ok? Sono fastidiose perché ti vengono direttamente addosso, ti fanno cadere per terra come un sacco di patate, però, boh, c'è scritto che potrebbero rappresentare l'odio di Walter verso gli ospedali. Questo ho letto sulla wiki, boh, ok, ci può stare. Ecco, fate caso che adesso nel corridoio ce ne sono solo 3. Vediamo. Ok, prima stanza, il cadavere di un uomo con dei funghi. I funghi sono oggetto di, cioè rappresentano una decomposizione con i corpi morti. Qui abbiamo un cadavere su un lettino con dei funghi. Ah, ecco, il medaglione del santo, ecco. C'è una bella luce pomeridiana, calda e delicata, che entra dalla finestra. Forse il tempo scorre diversamente qui, o forse è una specie di luce divina. Questa stanza è importante, perché adesso vedremo. Adesso noi sappiamo. Fuori dal nostro appartamento abbiamo visto che è notte. Negli Ottobre è tutto molto scuro. E questa stanza però c'ha questa luce incredibile, una luce divina. Questo ho letto che probabilmente questa stanza rappresenta la stanza che vedremo in uno dei finali di Silent Hill 4, in cui si vede Eileen nell'ospedale con una luce molto forte, quindi questa potrebbe essere la stanza in cui Eileen, nel finale, che vedremo sarà il finale buono, Eileen è viva e c'è questa luce divina, ok, dietro di lei. Un elemento fastidioso, le dalle. Qui abbiamo invece dei pipistrelli sotto una gabbia. Alcune stanze sono semplicemente strane. Raga, sta stanza è una delle mie preferite, ve lo giuro. Guardate, qui c'è una sedia a rotelle e guardate l'ombra. Guardate l'ombra. C'è un uomo seduto, c'è un'ombra di un uomo seduto sulla sedia a rotelle. Molto inquietante, però c'è sia l'ombra della sedia a rotelle che dell'uomo seduto sopra, ok? Quindi c'è qualcuno seduto sopra. Ma la cosa ancora più figa, ragazzi, è che se voi uscite e rientrate, sparisce la sedia a rotelle completamente, e anche l'uomo, e se riuscite di nuovo, la sedia a rotelle si aggiunge alle 3 nel corridoio e diventano 4. Mamma mia, è una figata sta roba, ve lo giuro, mi piace un sacco sta cosa. Vabbè, manda basta, boh, c'ho troppe cure. Qui abbiamo una sala sterile. Qual è la sala sterile? Boh, non so vedere. Un bel cagotto. Oh mamma, puzzano da morire, ma che diavolo sono? Boh, degli arti, roba strana, catene, guardate le stanze quanto sono. Sembra pelle, che puzza orribile, c'è conficcato qualcosa. Verso il centro della pelle c'è ancora della carne attaccata all'interno. Farmaci di ogni tipo, ma non so a cosa servono. Guardate le stanze, quanto sono. Guardate quanto sono disturbanti le stanze. Fiori secchi. Ah, qua abbiamo la candela. Prendiamola. Voglio farmi colpire da una sedia a rotelle. Colpiscimi. Colpitemi. Ma colpiscimi. Oh. Vabbè. Ci colpiranno prima o poi. Ah, poi abbiamo altri funghi. Ah, ci siamo. Ai. Vabbè, teniamo così. Ok, la testa di gigante di Eileen in una delle stanze dell'ospedale. Cosa rappresenta una testa gigante di Eileen nell'ospedale? Ah, è RNG anche la stanza in cui si trova questa testa gigante. Facciamo caso che è una versione di Eileen piena di cicatrici, ferite. Se ci facciamo caso, guardate, gli occhi seguono Harry. Guardate. Lo sguardo segue Harry, sempre Harry. Allora, sentiamo anche un gemito in sottofondo, un respiro affannoso, che potrebbe significare tante cose. Potrebbe o rappresentare un rapporto sessuale, sia un parto, quindi un respiro affannoso per partorire,
Sia, boh, potrebbe essere anche il fatto che lei stia sul punto di morte, un respiro molto, boh, affannoso, ok? Ah, è una curiosità, se voi avete la pistola stordente le si illuminano gli occhi. Però, cosa significa? Ok, ci sono varie teorie, io vi dirò quella che secondo me ha più senso, quella che io vedo più una teoria particolare per lei, ma ve le leggo tutte, ok? Uno, cosa rappresenta? Rappresenta Eileen ancora in vita, perché adesso vedremo che in realtà Eileen non è morta, ok? Eileen è viva, doveva essere una delle vittime, ma è ancora in vita. E infatti ecco perché la vediamo piena di cicatrici, quindi, come dire, lei doveva essere una delle vittime, ma è viva, quindi... Seconda cosa, il respiro pesante, ecco, potrebbe essere anche uno di quei tubi respiratori che si utilizzano negli ospedali, come abbiamo visto con Mary di Silent Hill 2, che c'era anche lei un respiro molto affannoso in alcune stanze. E così come vi ho detto potrebbe rappresentare un parto, proprio perché lei vedremo che nel rituale di Walter sarà la madre rinata, quindi ecco il concepimento. Un'altra teoria è il fatto, cioè sono le preoccupazioni, la preoccupazione di Harry verso Eileen, cioè che lui, Harry vede Eileen piena di cicatrici perché lui si preoccupa per lei e non vuole che le capiti niente, però si trova davanti una Eileen malata, piena di ferite, quindi potrebbe rappresentare la paura di Harry, oppure potrebbe anche rappresentare la paura di Eileen, ovvero lei è quasi morta, quindi rappresenta la paura, diciamo, la paura di Eileen, ecco, la manifestazione subconscia della sua paura, dato che è quasi morta. Ora, io queste teorie sinceramente non le appoggio, non mi piacciono molto. Io la vedo come il fatto che lei segua con lo sguardo Harry, così proprio fissa, una testa gigante di Eileen che guarda Harry e segue con lo sguardo, rappresenta il fatto che Harry abbia violato la privacy di Eileen, chiaramente perché noi la continuavamo a spiare dal buco nella stanza, della nostra stanza, nella sua stanza, ecco. Quindi rappresenta questa, la violazione della privacy, cioè come si sente Eileen, come si sentiva Eileen. Eileen chiaramente non lo sa che lui la stava guardando, così come anche Joseph che la guardava, ma non è che Harry e Joseph la guardavano perché sono dei cringioni, la guardavano perché si preoccupavano anche loro per lei. Harry potrebbe magari avere una piccola crush su Eileen, ok, ci sta, ma lui la guardava più che altro perché si preoccupava per lei. Poi tipo nell'ospedale dice Eileen sei ancora in vita. Harry quando vede Eileen sulla scena del crimine si inginocchia, come dire ho fallito di nuovo, cioè la persona a cui nonostante non la conosca, non si conoscono, ci teneva, era la donna che spiavamo, quella con cui abbiamo stretto un po' più di un rapporto, ecco. È morta, non sono riuscita a salvarla, quindi ecco, lui ci teneva Eileen, chiaramente si preoccupava, però chiaramente era una violazione della privacy, quindi poi il gioco ci vuole fare un po' capire come lei si sente, si sente spiata, si sente così osservata in questo modo, capito? Ti fai un'idea di come lei si sentiva, ok? Il gioco ti vuole far capire un po' questo, e secondo me quello è la teoria più valida, secondo me io ho sempre visto questa testa gigante in questo modo, ok? Quindi per far sentire Harry un po' nei panni di Eileen. Boh, ok che tutti gli Otherworld rappresentano il subconscio di Walter, quindi forse ha più senso che è come Walter voleva che diventasse Eileen, ovvero morta, cioè tutta piena di cicatrici, però non è successo. Però, boh, in questo caso credo ci sia un'eccezione e il gioco ci voleva fare un attimo sentire nei panni di Eileen, nell'essere osservata in continuazione. Ah, chiusa a chiave, che qua è la stanza che dobbiamo aprire. Sì, la posizione della stanza di Eileen, della chiave della testa di Eileen è casuale. Questo affare lungo, che diavolo è? Una specie di cordone ombelicale? Di nuovo lui. Queste qui sono tipo delle capsule in cui vengono messi i neonati, se non sbaglio. È incubatrice, esatto. Ci sono un mucchio di lastre attaccate allo schermo. Sono le lastre di Eileen queste?
solo vedere... Questa è una stanza con della roba bianca appiccicosa. Allora... Wow! Abbiamo già visto una trappola che ci ha quasi ucciso, simile. L'abbiamo vista nella foresta di Silent Hill, la trappola che fa... e non ci uccide. Anche qui è come dire... Oh, Harry! Scherzetto! Beh, potresti morire in questo posto, fai attenzione! Ehi! O forse... Harry, ti stai avventurando verso la morte. No, non è ancora il tuo momento, dai. Ti avvicini, ma... te la cavi. Qui abbiamo un serpente con una chiave. La chiave della stanza dell'ospedale. Chiave della stanza dell'ospedale. Sì! Chiave della stanza dell'ospedale. Chiave trovata nell'ospedale. Probabilmente la chiave della stanza dell'ospedale di Eileen. Allora, siamo chiusi dentro. Qui abbiamo un po' di simbolismo in questa stanza. Uno, un serpente velenoso che tiene una chiave. Il serpente intanto è il simbolo. Sapete sull'ambulanza che c'è il simbolo di due serpenti incrociati? Ecco, il serpente vedetelo come un simbolo dell'ospedale, ok? Un simbolo sanitario che tiene una chiave che però una volta raccolta ci ha intrappolato in una gabbia. Una gabbia, però questa chiave, guardate un po', chiusa chiave, però la chiave che abbiamo raccolto serve ad aprire la gabbia. E quindi a uscire dalla gabbia. Che vuol dire? Scusami, ma che vuol dire? Io l'ho vista in questo modo. Harry deve fare qualcosa di pericoloso. Allora, mettere la mano in una bocca di un serpente è una cosa che non so in quanti potrebbero mai fare. È una cosa molto pericolosa. Quindi, come dire, Harry allunga la mano per raggiungere qualcosa che gli serve per scoprire la verità, per andare avanti nel suo viaggio, però mette la mano in un punto molto pericoloso, quindi lui deve fare qualcosa di molto pericoloso per arrivare a questa chiave. Una volta presa la chiave però è in una gabbia in cui lui è da solo e non può uscire, o almeno lui pensa di non poter uscire. Non pensi qui che dici la chiave che ho raccolto è la stessa chiave con cui posso uscire dalla gabbia, quindi come l'ho visto? Harry fa una cosa pericolosa per raggiungere qualcosa che gli serve, ma si trova in gabbia da solo, ma lui ha la chiave per uscire da questa gabbia. Sei qui, tu sei in gabbia, vedete un po' la gabbia, un po' la stanza 302, tutto quello che gli succede è la gabbia, no? Harry, tu sei in gabbia, ma lo sai che tu puoi uscire da questa gabbia? Lo sai che tu hai la chiave per uscire da questa gabbia e andare a scoprire la verità e a risolvere il tutto? Cioè, lo sai? Devi solamente non andare nel panico, Harry. Come dire, Harry, non pensare subito al fatto che sei in una gabbia e quindi vai nel panico e non sai cosa fare. Perché tu hai lo strumento per andare avanti. Tu hai lo strumento per fermare Walter, tu hai lo strumento per uscire da questa gabbia. Potrebbe rappresentare una gabbia mentale, però lui ha la chiave, lui può. Come dire, Harry, tu sei l'unico, perché lui è l'unico dentro questa gabbia, tu sei l'unico che può risolvere e può fermare Walter, però non farti influenzare dal fatto che sei in una gabbia e quindi non puoi uscire, perché se ci pensi un attimo, tu hai la chiave e tu sei l'unico che può risolvere la situazione, ok? Rimani cosciente, non farti prendere dal panico, perché tu sei l'unico che lo può fare, ma devi rimanere concentrato, devi puntare ad arrivare lì. Questa stanza è inquietantissima. Che diavolo, vedo delle gambe che sporgono sotto il telo. Questa chiaramente è come lo vedo io, ragazzi. Sì, il serpente potrebbe rappresentare il peccato originale, magari mettendo in risalto che è stata la donna a farlo riguardo il discorso fatto. Sì, potrebbe anche essere visto in quel modo, certo. Oddio, mi sa, sono full. Vabbè, tanto adesso ritorniamo nella stanza, però. Qui abbiamo una mazza, un terribile odore che viene dietro il vetro rotto. C'è un cadavere là dentro. Vedo qualcuno dall'altra parte dell'arete di metallo, ma non si muove. È un cadavere, qui è pieno di cadaveri, quindi. Oh, bella questa stanza, ok. Che terribile fetore, cosa c'è dietro questo telo? Io ho appena visto questa stanza, ragazzi, un cadavere ricoperto da un telo, ho pensato subito a questa scena. Cioè, subito, mi è venuto subito in mente la scalinata di Angela in Silent Hill 2, perché lei ai lati
a 2 quadri con dei cadaveri, delle figure umane, ricoperte da un telo di carne, ok? E io ho pensato subito, non so se può essere una specie di easter egg per impedire i suicidi. Sì, ma è pieno di esche, boh. Ecco l'eruttone! Ah! Sembra pelle, che fetore, deve essere abbastanza fresca. Mio Dio, è pelle umana. Sì, ma vedete le stanze come volete, anche perché le stanze alcune cose vi ho detto un po' cosa rappresentano, ma molte sono a libera interpretazione. Guardate come volete. E Aileen è qua dentro. Chiave della stanza dell'ospedale. Aileen. Aileen. Aileen is alive. Aileen alive. Aileen. Eileen! Eileen, relax! Poverina, raga. Emery? From next door. What are you doing here? I don't know where to start. There was this strange hole in my room. I saw people getting killed. All these weird other worlds. And I saw you get attacked too. What are you talking about? I'm supposed to believe that? But it's true. And there was a kid with you. Boy protected me from the man with the coat. I'm sorry I didn't believe you. I guess there's something wrong with me. I just feel so scared. This place. Where is it anyway? I don't know either. But I do know that if you get killed here, then you die in the real world too. Anyway, the only way out of here is through that hole. Okay, take me with you. Aileen chiaramente urla perché è traumatizzata. Appena visto Harry sembrava che, capito, fosse Walter, ok? Un po' i capelli sembrano Walter, quindi traumatizzata. Poi Aileen, anche qui vediamo che lei non lo conosce, sa solo che il proprietario della stanza 302, ma lo conosce solo di vista, infatti lei non sa chi sia. Ha detto una cosa importantissima. This is a nightmare. Sì, basta non parlare. Quel bambino mi ha protetto dall'uomo col cappotto. Ecco perché Aileen è sopravvissuta, ragazzi. Il bambino, ecco perché ha detto grazie al bambino, perché il bambino ha salvato Aileen da Walter adulto, da se stesso adulto. Perché l'ha salvata? Perché, ricordiamo, allora il bambino l'abbiamo visto con Jasper, con Andrew, con Richard. Il bambino, secondo me, in tutti i modi, tranne con Andrew, ha cercato di salvarli, ma non ci è riuscito. Perché è simbolo dell'innocenza, chiaramente non vuole la morte, ok? Con Aileen ci è riuscito perché o con Aileen è riuscito ad avere più forza il bambino, il suo impatto è stato più forte perché il Walter bambino già la vede come una madre, ok, Aileen? Quindi, e poi il bambino in realtà dovrebbe sapere che Aileen è l'unica che ha degnato di affetto sia a Walter. Quindi, secondo me, ricordando questo, il bambino ha avuto molto più forza nel salvare Aileen, che secondo me il bambino la vede molto più come una madre, con la sua forza, con questo suo attaccamento, è riuscita a salvare Aileen. Infatti Aileen, sì, è viva.
Aileen è viva, però la vediamo che è molto grave, ragazzi. C'ha la gamba rotta, c'ha il braccio rotto. Il gioco diventa adesso ancora più difficile per una serie di cose, tra cui Aileen, perché Aileen diventa una scorta che ci segue, però una è molto lenta perché ha la gamba rotta e due non può scendere le scale a pioli perché ha il braccio rotto, quindi ci sono degli scenari in cui dobbiamo allungare il viaggio perché lei non può fare delle cose. Però quello che può fare Aileen, possiamo dare la borsetta, Aileen può attaccare. Ora dovremmo raggiungere il buco perché adesso Henry pensa che entrando nel buco con Aileen riusciamo ad andare nel mondo reale e rimanere chiusi nella stanza, però questo almeno pensano di rimanere al sicuro insieme, adesso vediamo. Però Aileen può utilizzare delle armi, ok? Adesso abbiamo la borsetta che la utilizza come arma. Aileen è una delle scorte peggiori che voi potreste mai avere. È molto peggio di Ashley secondo me, perché allora sì, già il fatto che sia lenta vi allunga delle sezioni di gioco, ma un'altra cosa scomoda secondo me di Aileen è che non potete darle dei comandi, cioè voi non potete dirle stai ferma, seguimi, attacca, bla bla bla, non potete dirle niente. Adesso lo vediamo, quindi già almeno Ashley puoi dire stai ferma, seguimi, nasconditi, 3 cose, proprio puoi dirle. Aileen, attacca! No, attaccata l'hai presa. Allora, vi devo spiegare una meccanica nascosta in Silent Hill 4. C'è una meccanica che vi devo spiegare, c'è un video che la spiega molto bene, spero di riuscire anche voi a farvela capire, perché non è molto semplice da capire. Allora, Aileen diventa una scorta, ora da qui a fine gioco diventa la scorta. Dovete sapere che chiaramente noi siamo in un Otherworld, chiaramente Aileen doveva morire, quindi pensate che Aileen possa andarsene così facilmente? Pensate davvero che Aileen possa sopravvivere negli Otherworld di Walter? E infatti c'è questa cosa che succede: più Aileen sta nell'Otherworld di Walter, più viene posseduta da Walter, viene attirata a sé per diventare una delle vittime. C'è una meccanica sulla possessione di Aileen. Allora, Aileen non può morire in alcun modo, ma c'è un livello di possessione. Allora, contate che il livello massimo di possessione di Aileen è 1.0. Qui ci sono un po' di numeri. 1.0 è il livello massimo di possessione. Se arriva a 1.0 è la possessione al massimo e Aileen impazzisce completamente. Vi comincia a far danno ad Harry, non vi segue, fa robe strane. Comunque cercate di non farla mai arrivare a 1.0 di possessione, che è il livello massimo. Allora, come aumenta questo livello di possessione? Chiaramente adesso siamo a 0, ok? Come aumenta il livello di possessione di Aileen? Aumenta se viene colpito dai mostri, viene colpita da Harry, viene lasciata da sola in una stanza con i mostri e se viene lasciata da sola in una stanza senza i mostri. Per ogni porta aperta senza Aileen, perché Aileen potete lasciarla indietro, se correte tanto veloce non vi segue, quindi rimane nella stanza in cui l'avete lasciata. Per ogni porta aperta senza Aileen che vi segue, la possessione aumenta dallo 0.001 a 0.005, un numero tra questi due. Se si lascia da sola in una stanza con i mostri, la possessione per ogni stanza aperta, se voi lasciate lì in una stanza con i mostri e prendete Harry e aprite 3 stanze, per ogni stanza che aprite la possessione aumenta di 0.05. Se volete proprio distruggervi la run e volete rendervi la run impossibile, lasciate da sola Aileen in una stanza con dei mostri e la possessione in pochissime stanze ce l'avete al massimo. Più è il tempo che voi passate in una stanza con Aileen, fate che passate 1 minuto in una stanza con Aileen e poi decidete di lasciarla da sola in una stanza senza i mostri e andate avanti con Harry lasciando Aileen indietro, avete 1 minuto di grazia senza che la possessione aumenti. Se Aileen prende danno in stanza 1, Aileen prende danno o da Harry o da un mostro e siete con Aileen, ok, prende danno da qualsiasi cosa, entrate in una stanza con Aileen nella stanza 2, la possessione di Aileen aumenta di un pochino, di circa 0.003, ogni tanto di meno, un po' di meno di 0.003. Stessa cosa succede se Aileen in una stanza, nella stanza 1, con Harry non prende danno e si va in un'altra stanza con Aileen, viene curata di un tot
di un circa 0.003. Anche qui un po' di meno, fate 0.001 per ogni porta aperta con i link senza prendere danno. Spero sia chiaro. Questa roba il gioco non te lo spiega, però funziona così, ok? Sì, infatti conviene non darle l'arma perché se no lei combatte. Aileen, ecco, la cosa buona è che lei può combattere, c'è un'arma forte per lei, la catena è quella più forte per lei. Ci sarebbe anche un Uzi che può utilizzare Aileen, che chiaramente è un'arma da distanza, fa molti danni. Il problema dell'Uzi è che ogni volta che lei utilizza l'Uzi aumenta il livello di possessione di un tot. Quindi non conviene utilizzare l'Uzi, conviene l'arma più forte per Aileen e la catena, che la raccogliamo un po' più avanti. Allora, Aileen può essere curata dalla possessione, ma la cura è momentanea. Se ormai è posseduta, cercate di arrivare a fine gioco senza curarla perché ormai è andata. L'unico modo per curarla è utilizzare candele sacre e medaglioni santi. Però la cura è temporanea, quindi vedremo a fine gioco che c'è una parte particolare in cui potete scegliere di curarla, perché uno dei finali, i finali sono anche decisi da quanto è posseduta Aileen. Quindi se voi volete fare un finale buono vi conviene solo a fine gioco, in una parte specifica, curarla, così che potete fare il finale buono se volete, ma non curatela prima. Okay? Però fate attenzione che vi segua sempre, ve lo giuro, perché fate attenzione a non lasciarla con i mostri, perché ecco, tutti i mostri le fanno danno. Se però la lasciate in una stanza con sanguisughe e funghi, i funghi e le sanguisughe non le fanno niente, non aumentano il livello di possessione, non contano come nemici. Va bene, si preoccupa per il bambino. Sì, il livello di possessione si vede in base al corpo di Aileen. Ora vedete che è molto pulita, che è bianca. Ora non è posseduta. Se vedete che comincia ad avere delle robe rosse sul corpo, la possessione sta aumentando. Se è completamente rosso il suo corpo, è posseduta al 100%. Fate sempre attenzione che vi segua. Ci sono delle stanze in particolare in cui voi potete lasciarla, infatti vi farò vedere nei vari scenari che ora facciamo con lei, che ci sono delle stanze in particolare che sono delle safe zone, ok? In cui voi potete lasciarla, in cui sta al sicuro, ok? Quindi se voi siete veloci, lei sta tranquilla e potete fare quello che volete senza problemi. Ora, con Aileen dobbiamo andare nel buco, no? Ho detto andiamo nel buco, vieni con me nel buco. Ma lei si è svegliata nel letto con noi? Aileen è andata. Aileen è in cucina a fare la colazione, vero? Vero? Oh, Aileen, è caduto qualcosa di vetro di qua? L'aria in questa stanza è pesante. Oh no, è caduto il lampadario. Il ventilatore sul soffitto è caduto. Questa camera è così opprimente. Ragazzi, da adesso siamo esattamente a metà gioco e da adesso la stanza che noi eravamo convinti fosse una save room non lo è più. 1, la stanza non ci cura più adesso, non ci rigenera più la vita. E 2, cominceranno a farsi vive le infestazioni nella stanza, che sono una delle cose che io adoro di più di questo gioco. Quindi spero che con voi ne escano di alcune rare, ci spero davvero, perché adesso le vedremo, poi a fine gioco ve le faccio vedere tutte, faccio vedere un video in cui le vediamo tutte, però adesso vorrei, man mano nel gioco voglio vedere con voi quali ci escono e spero che ne escano di alcune rare, perché ce ne sono alcune rare. Le infestazioni cambiano ad ogni run, quindi ogni volta che giocate il gioco avete infestazioni nella stanza diverse, ok? Non sono mai uguali, e io l'adoro sta cosa, questa randomicità. Queste scarpe sono davvero mie, ti non sto una frase,
Una busta rossa. Dentro ci sono una lettera e una piccola chiave. E da qui il gioco diventa ancora più difficile comunque, eh. Cioè, sia per il fatto che abbiamo la scorta di Eileen, sia perché la stanza non ci cura più, sia perché ci sono le infestazioni. 3 cose, capito? Ci sono 3 cose che aumentano la difficoltà del gioco in un modo... se non te le gestisci bene, sei abbastanza fregato. Adesso io sto giocando in facile, ma se voi lo giocate in normale e voi sta cosa non le sapete, da qui in poi diventa tosto, ok? Diventa estremamente difficile il gioco qua. Credo che molti abbiano potuto anche magari quittare da qui in poi il gioco a causa della difficoltà altissima. Anche tu hai visto quell'orribile mondo, quell'incubo orrendo, ma se ci sei risucchiato dentro non è più solo un incubo. Non ti smarrire lì dentro, se ti fai risucchiare da esso morirai. Ma c'è ancora speranza, forse questa piccola chiave ti guiderà. Se hai visto la porta recante una placca, guarda oltre quella porta, poi continua ad andare giù, fino alla parte più profonda di lui, e cerca la verità assoluta. Questa parte è importantissima. La parte più profonda di lui, di Walter, e cerca la verità assoluta. La verità assoluta è una frase che ha usato molto Joseph Schreiber. Ha sempre voluto puntare alla verità assoluta dell'orfanotrofio, di Walter, di tutto. Infatti questo... chiaramente sempre scritto da Joseph, la verità assoluta. Harry cerca la verità assoluta. Joseph. Oh, qui abbiamo 3 foglietti, raga. La radio? Da adesso in poi, ragazzi, un'altra cosa importantissima in questo gioco è che adesso la radio diventa utile. Cioè, in realtà anche prima era utile, perché ci dava delle notizie sul meteo, su quelle robe, ok. Ma adesso diventa utile per un'altra cosa, per le infestazioni. Infatti la radio adesso, se non fa alcun rumore, se la accendiamo e non fa rumore, vuol dire che nella stanza non c'è alcuna infestazione. Quindi adesso stiamo tranquilli, non è successo nulla. Se fa statico, se noi ritorniamo un'altra volta e comincia a fare statico, anche se noi non vediamo l'infestazione, vuol dire che c'è un'infestazione in corso in qualche stanza. Le infestazioni possono accadere in tutte le stanze, nella cucina, nella sala, nella camera da letto, nel bagno e nella lavanderia. Quindi nel caso... voi volete fare il finale buono, uno dei finali migliori, dovete prendere i culi dalla vostra stanza. Se volete essere sicuri al 100% ogni volta che trovate nella stanza che non ci sia un'infestazione, andate qui, attivate la radio e se fa statico guardatevi tutti i posti in cui potrebbe avvenire un'infestazione e la potete curare sempre con i medaglioni del santo e le candele sacre. Quindi non sprecatele a caso, mi raccomando. Non sprecatele per curare Eileen adesso, che non ha senso, tanto rimane momentanea. Adesso la vedremo, comunque oggi è la prima infestazione, speriamo. Eh sì, Ale, perché alcune infestazioni sono molto evidenti, altre sono nascoste, le vedremo. Tipo, non so se lo vedremo, però tipo la sedia, qua, questa poltrona, potrebbe avere un'infestazione. E in particolare la poltrona, l'infestazione è nascosta. Se tipo... noi proviamo ad andare a salvare e sentiamo una roba strana, vuol dire che c'è un'infestazione sulla poltrona. Se noi clicchiamo sulla poltrona diventa tutta rossa e lì viene mostrata completamente l'infestazione e lì la puoi curare, ma nel momento in cui viene mostrata la sua vera forma, ok? Bisogna anche vedere in base alle sensazioni che hai, tipo se sente mal di testa o roba rossa vuol dire che c'è l'infestazione. Questa roba è importante, ragazzi. Il tempo quel giorno era un po' strano, sebbene avessi evitato un temporale precedente c'era ancora una fitta nebbia dappertutto. Fortunatamente questa mi ha permesso di mettermi al lavoro senza essere visto. La polizia si ostina ancora a trattarlo come un caso di omicidi copycat, quindi ho concluso che qui probabilmente niente era stato toccato. Ma mi sbagliavo, sarei dovuto venire prima. Il cimitero versava in condizioni così pietose da fare quasi tristezza. Il temporale deve aver fatto salire il livello dell'acqua. Ad ogni modo era così quando ho trovato la tomba di Walter Sullivan. Qui è Joseph che si è recato al cimitero della foresta di Silent Hill dove c'è l'orfanotrofio, che l'abbiamo vista, ok? Quella tomba vuota, con scritto 11 su 21, era la tomba di Walter Sullivan. Sono arrivato a una sezione del diario molto rovinata, non riesco a leggere oltre. Sono ancora sotto shock, la tomba era vuota, ed in più sulla bara c'erano scritti i numeri 11 su 21. Adesso l'abbiamo anche visto. Il suo cadavere non c'è, sembra un ritaglio di un diario. Walter Sullivan si è tolto la vita, è morto nella sua cella di prigione per emorragia dopo essersi infinzato nel collo con un cucchiaio. Il suo corpo è stato sepolto in un cimitero appena fuori dalla sua città natale di Silent Hill, in una tomba senza nome. In seguito il suo nome diventò famoso in tutto il mondo e sembrava che la sua serie di plurimi omicidi si fosse fermata a 10 su 21, ma 3 anni dopo trovarono un cadavere con su incisi i numeri 12 su 21. Il decesso risaliva 6 mesi prima.
In altre parole, quella persona era stata uccisa 2 anni e mezzo dopo il suicidio di Sullivan. Il modus operandi era identico a quello di Sullivan, tranne che per un dettaglio. Ognuna delle 10 vittime di Sullivan è stata trovata con il cuore asportato e tagli sul torace saturati in maniera esperta con del filo. La vittima 12 su 21 invece aveva ancora il suo cuore intatto. La polizia è convinta che si tratti di un copycat killer e sta seguendo questa pista. Tuttavia, non ha ottenuto ancora alcun risultato. Recentemente è stata rinvenuta la vittima numero 13. Anche questo cadavere aveva il cuore intatto. La polizia ancora non ha indizi. Io ho un'ipotesi. Poche persone conoscevano i particolari degli omicidi originali per poter copiare con tanta precisione il modus operandi di Sullivan. Prima devo andare a Silent Hill, al cimitero vicino a quel bellissimo lago. Forse lì troverò una risposta. E qui va Silent Hill e vede che la toma è vuota. Allora. Aspetta. Leggiamo ancora questo. Quando è stata l'ultima volta che ho lasciato questo appartamento? Non so più se sono ore o giorni. Ma nel frattempo hanno trovato il corpo della vittima 14 su 21. Ultimamente soffro di allucinazioni, mi sembra di impazzire. Senza data. Le prime 10 vittime di Walter Sullivan avevano inciso sopra il numero della vittima fino alla 10 e avevano il cuore asportato. Vi ricordate il fantasma degli edifici in cui ci mette la mano nel cuore e cercano di tirarglielo fuori ad Henry? Non è casuale, perché le prime 10 vittime, ok, Walter ha dovuto asportare il cuore, perché dovete sapere che per mettere in atto il rituale della Sacra Assunzione, Walter aveva bisogno di 10 cuori e del sangue di 10 vittime casuali, ok? 10 vittime. Bro, che paura! Bro, che paura! Aspetta un attimo. Bro, stavo parlando! Madonna! Mi aveva fatto un'ansia assurda questa cosa. Allora, le prime 10 vittime... Per il rituale della Santa Assunzione, vediamo chi è. Per il rituale della Santa Assunzione servivano 10 cuori di 10 vittime e il loro sangue. Così che Walter, tramite l'utilizzo di questi 10 cuori, e vedremo che dovrà utilizzare anche un calice d'ossidiana e l'olio bianco, con questi elementi lui poteva mettere in atto il rituale della Santa Assunzione, in cui lui poteva ritornare in vita, ok, sotto forma di anima, di fantasma. E quindi ecco perché le prime 10 vittime non hanno il cuore. La vittima numero 11 è Walter Sullivan. Lui si è suicidato perché aveva messo in atto, aveva fatto il rituale con le prime 10 vittime, che ricordiamo le prime 10 vittime, adesso il recap delle vittime. Numero 1 Jimmy Stone, numero 2 Bobby Randolph, numero 3 Sean Martin, numero 4 Steve Garland, numero 5 Rick Albert. Rick Albert non ve l'ho detto, ma è il proprietario del negozio di sport. 6 George Rost, non c'è il fantasma nel gioco. 7 Miriam Locane, 8 Billy Locane, 9 William Gregory. Anche William Gregory non c'è il fantasma nel gioco, ma William Gregory è il proprietario del negozio di orologi. Numero 10 Eric Walsh, numero 11 Walter Sullivan. Quindi fino alla 11 rituale della Santa Assunzione. Poi nel numero 12 Peter Walls, numero 13 Sharon Blake, numero 14 Toby Archbold, e dalla 14 Joseph comincia a sentire una sensazione molto strana, comincia a non starci più di testa. La vittima numero 15 è Joseph Schreiber. Se era un po' chiaro, forse l'avevate capito che era Joseph Schreiber. Vittima numero 16 Cynthia Velasquez, tentazione. Vittima numero 17 Jasper Gein, numero 18 Andrew De Salvo, 19 Richard Braintree, 20 dovrebbe essere Eileen Galvin, la 21 è Harry. Chiaro? Chi è che bussa comunque? Ma bro, non è mai successa sta roba, ve lo giuro. Contro le infestazioni. No, ma non dovrebbe essere infestazione. No. Ma certo che nel gioco mi bussano fuori dal mio condominio. Oddio, perché mi ha bussato alla porta? Chi può averlo fatto? Vabbè, chi può averlo fatto? Chissà chi è stato, c'è scritto Walter. No, ve lo giuro che questa cosa non è mai capitato. Ok.
Oh shit, che inquietante sta roba. Vedete perché è bello Silent Hill 4? Perché succedono tutte queste cose strane. Sai che era Walter che ha bussato e poi se n'è andato comunque. Però me l'aspettavo fuori, invece non c'è. Comunque Eileen, ecco, Eileen non ci ha seguito, Cioè Eileen è rimasta indietro. Perché Eileen, ora vedremo che lei non vede il buco, purtroppo non può venire nel nostro... Il buco lo vediamo solamente noi. Eccomi! Ah, figata, bello! Faccio ancora vedere il ride. Henry. Henry? Have you been here the whole time? Yeah? And I didn't see any hole either. You just disappeared all of a sudden. I know. I can't stay here by myself. I'm cursed. I know it. What am I gonna do? I might know a way to save you. Do you know about someone named Joseph? Yeah. He was the guy who lived in your apartment before you. I think he was a journalist or something. He disappeared about 6 months before. 6 mesi prima. But toward the end, he started acting really weird. Yeah. He was doing an investigation about a religious cult and a man named Walter Sullivan. I got this letter from him. He told me to go down into the deepest part of it, and to look for the ultimate truth. Let's do that. There must be something down there. Okay. I'll do it. You're the only chance I've got. I'll stick with you. Chiaro, certo, mo ci segue. Allora, sì, Joseph è sparito 2 anni e 6 mesi prima dell'arrivo di Henry. Sì, dobbiamo arrivare alla verità assoluta, è quello che voleva raggiungere Joseph. Ed ecco, praticamente Joseph, guardatelo come una persona che ha dato tutti gli assist possibili a Harry, e Harry deve solo mettere la palla in rete, ok? Harry, ve lo giuro, Harry senza Joseph sarebbe subito. E invece Joseph è colui che ogni cosa ci spiega come si fa quello, come si fa quello, cosa fa Walter, cosa fa l'ordine, quindi noi sappiamo tutto il gioco grazie a Joseph. Infatti Joseph è un po' come un falso protagonista perché ci dice tutto. Harry, tu devi solamente... Perché Joseph ormai sappiamo che è morto, la vittima numero 15. Quindi, ora Harry, tocca a te fermare tutto questo. Cioè tu hai tutti gli assist. Metti il pallone in porta. Harry, ferma tutto questo. Solo se facciamo il finale buono però. Vabbè, io ho detto che non punto a fare il finale buono. Anche se vai nella stanza mentre la possessione, no. Ecco, se noi entriamo in un buco e Eileen è in una stanza con o senza mostri, non importa, la possessione non aumenta. Ma adesso... Oh no, Eileen, seguimi! Guardate Eileen, posso dire che Eileen è una palla però, perché io faccio 2 passi e lei già non mi segue più. Madonna, lo giuro che no. Lei allunga un sacco il gioco, guarda, una critica di Silent Hill qua, allunga un sacco il gioco, ve lo giuro. Premo il tasto. Ah! Ruttone! Vai a ruttare a casa tua. Eileen che corre dove? Ok, Eileen vieni con me. Una palla al piede, mi spiace, perché praticamente sì. Eileen è un bel personaggio, però questa meccanica di scorta... Oh, madonna ragazzi. Ve lo giuro che sarebbe stata molto più comoda se avessero implementato 2 comandi. Stai ferma, seguimi. Sarebbe stato molto più semplice secondo me. E invece no, la gestione è veramente strana. Ok. Ora abbiamo una bella scala da scendere. Questa scala da scendere mi ha ricordato Silent Hill 2
nella Toluca, nella prigione di Toluca in cui si va giù, 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 giù. Ecco, guarda qui c'è una parte, una cosa che secondo me quando hanno creato questa parte gli sviluppatori si sono divertiti un sacco, perché potete fare questa cosa, guardate un po'. Cioè, potete buttare giù dalle scale le infermiere, le patient, e ogni gradino che fanno ruttano. E vanno a fare sta meccanica. Ah! Non colpire lì. Vabbè. Boh! Ah, bellissimo. Oh, raga, che SMR, mamma mia. Wow. Oh! Bellissimo, ragazzi, questa meccanica assurda. Sempre più giù. Sempre più giù. Verso la verità assoluta. Allora, qui non c'è, è un luogo astratto questo qua, è semplicemente una lunga scalinata a chiocciola con del sangue sulle scale, ma è caratterizzata da tanti elementi sullo sfondo di questo posto. Ci sono più cose nascoste più cose che riusciamo a vedere così ad occhio nudo, ok? Questa qui infatti è la scala a chiocciola, che chiaramente se si pensa a una scala a chiocciola, una scala qualsiasi, no? Che va verso l'alto, va verso il basso. A cosa pensate voi, per esempio? La prima cosa che vi viene in mente è una scala verso l'alto, tanto in alto, una scala che va verso il basso, ma tanto in basso. Paradiso e inferno, bravi. Anche il cordone, certo. Sì, allora sì, intanto vedremo che è una scalinata molto lunga, c'è sempre il cordone ombelicale come simbolismo, ma chiaramente andare verso il basso, tanto il basso, verso la verità, diciamo, questa metafora della scala verso l'alto, verso il basso, è chiaramente si pensa ad una scala verso il paradiso e verso gli inferi, ok? Quindi verso l'alto chiaramente abbiamo il paradiso, ma adesso noi, con Harry e Eileen, andiamo verso il basso, andiamo nel punto più profondo di Walter, ed è un po' come andare, uno, verso la verità, ma è anche un po' come andare verso, cioè, l'inferno, cioè più andiamo giù, più tutto diventa distorto, molto di più. Vediamo qui un manichino. Vi ho detto quanti manichini femminili vedremo in tutto il gioco, con degli aghi sempre infilzati nella zona utero. Qui sempre la sua misoginia contro lui odia le donne, ma ne vediamo un sacco di manichini femminili, sempre con roba ficcata nell'utero. In questo spazio inoltre non ci saranno mostri, ma ci sono un sacco di simbolismi. Ora vediamo che c'è anche molta nebbia, sembra che ci sia la nebbia, Noi la nebbia non l'abbiamo mai vista. Ok, nemmeno a Silent Hill abbiamo visto la nebbia, però adesso c'è la nebbia. Abbiamo altri manichini, sangue che ci porta verso giù. My leg. Poi anche in questo gioco viene molto ripreso il cerchio, l'abbiamo visto con i buchi, con la water prison che è una forma circolare, la scala a chiocciola che è circolare, ne abbiamo visti tantissimi di buchi. Non vedi molto, poi non c'è luce in questo spazio, è tutto molto buio, ci sono delle luci artificiali, vediamo, ma non c'è una luce esterna, non c'è la luce del sole, è tutto buio, è tutto... Cioè questo rappresenta un po' tutta il subconscio di Walter, quanto sia un posto astratto, completamente creato dalla mente di Walter. Comunque noi adesso andiamo verso il basso, quindi raggiungeremo un inferno, no? Più andiamo in basso. Quindi potrebbe anche essere visto questo posto come un purgatorio, quindi... Siamo nel mezzo tra il paradiso e l'inferno, con tanti elementi, adesso vediamo, che fanno parte della vita di Walter. Mi piace un sacco sto posto, a me piace un sacco la scala a chiocciola. Vabbè, è uno spazio liminale. Quello che mi piace di Silent Hill 4, adesso lo vediamo, è che in Silent Hill 4, se tu vuoi cercarti il simbolismo, vuoi cercare di scoprire di più, devi metterti davvero a cercare. E sono più le cose nascoste del gioco, più che le cose che il gioco ti dice direttamente. Per esempio, una cosa magnifica, che credo che nessuno forse sa questa cosa, nemmeno io la sapevo, ok? Qui adesso andiamo nell'appartamento, adesso andremo e salviamo. Ma sapete che dietro questo muro, nella parte sotto, sapete cosa c'è? E l'unico modo per vederlo è tramite la telecamera libera di Silent Hill 4. C'è una falena nera con la punta rossa. Lo sapevate?
E ripeto che sono più le cose... Sono più le cose nascoste che le cose che il gioco ti dice direttamente. Questa qui è una cosa che potete vedere solamente con la telecamera libera. Non c'è alcun modo per vederlo, non potete cambiare la visuale per vedere. C'è una falena nascosta dietro il buco che ci riporta nella stanza. Falena chiaramente è un simbolo della morte, quindi è come dire, sì, siamo vicini alla morte, comunque c'è una premonizione, c'è una premonizione della morte. Per tutti e due, molto probabilmente, sia Berlin e Harry. Comunque, che figata, sì, sta roba mi piace un sacco. Hanno messo apposta perché hanno calcolato che qualcuno andava a vedere, assolutamente. Ma ripeto che ci sono un sacco di cose che non si vedono in Silent Hill 4, eh. Anche il solo. Cioè, se tu non sei una persona che si interessa più di tanto alla trama, per quale motivo dovresti entrare in tutti i buchi che vedi? Io sto facendo apposta una lore run in cui vado in tutti i buchi che vedo per andare nella stanza, perché ogni volta nella stanza può succedere della roba diversa, può succedere un'animazione che non ho mai visto, da Eileen, dallo spioncino, da fuori la finestra, dalla radio, può sempre succedere qualcosa di diverso. Quindi se tu vuoi sapere di più sul gioco, te devi cercare, il gioco proprio te lo dice. E anche nell'intervista dicono questa cosa. Sapete nell'intervista cose che dicono? Ok, ci sono sia elementi cruciali per la trama, ma anche eventi nel gioco che non sono essenziali, come guardare fuori dallo spioncino. Se tu giocatori non cerchi e indaghi attivamente, non ottieni la storia completa. Coloro che vogliono sapere la trama lentamente è chi ama l'azione e possono lasciarsi alle spalle il mistero della trama e concentrarsi sul controllo di Harry. Quindi secondo Murakoshi nell'intervista dice che sono due stili di gioco secondo lui. O quello che punta sul gameplay, che secondo me il gameplay non credo sia il punto focale del gioco, e poi quello in cui ti cerchi la trama, che secondo me è quello che è più sensato in un Silent Hill, soprattutto nel 4. Se tu vuoi scoprire la trama, vuoi scoprire tutte le cose nascoste, ma anche solo un approfondimento della trama, cioè anche solo vedere un foglietto lasciato da Joseph, tu devi andartelo a cercare, tu devi andare nella stanza, ritornare e leggere quella roba lì. Se non lo leggi, ti perdi tu la trama, cioè quella è una tua scelta, quello è il tuo tipo di gameplay, ok? Se lo giochi tirato, spedito, dritto, sì, capisci la trama, ma non ce l'hai approfondita, ok? Nelle interviste dicono un po' sta cosa. Vediamo se riusciamo ad avere un'infestazione, ti prego. Por favor, fammi l'infestazione, dovrebbe esserci però. No. Radio? No, non ci sono infestazioni, e dai, volevo l'infestazione. Anzi no, andiamocela a prendere l'infestazione, ragazzi. Andiamo a salvare la metro. Adesso torniamo alla metro, quindi... sì, facciamo sta cosa. Voglio fare vedere almeno un'infestazione oggi, ok? È un'altra cosa che diventa un po' brutta adesso dalla seconda metà di gioco è che rivisitiamo gli stessi scenari che abbiamo visitato la prima metà di gioco, ovvero la metro, la foresta, la prigione, gli edifici e gli appartamenti, in modo diverso, ma sono sempre quelli gli scenari. Quindi qui c'è un po' di ripetizione di scenari, ma ripeto, probabilmente sta cosa perché avevano un budget ridotto, però capisco che la ripetitività si aggiunge un po' alla frustrazione del gioco. Wow, che visuale incredibile. Verso la verità. Candela sacra, santa, chiusa. Ah! Se le andate a sbattere così non le fate danno comunque. Ah, siamo tornati nella vita. È lì? Ah. E si mettono. Che dodge, bro. Ah. Si lascia caricata al massimo ti fa diventare intargettabile. Allora, con Eileen nella sezione adesso nella metro, quindi ritorno alla metro. Adesso rivisiteremo tutti gli stessi scenari della prima metà di gioco. In questo scenario vi conviene lasciare Eileen esattamente nel bagno dove trovate Cynthia. Quindi voi vi conviene lasciarla nel bagno e poi fare quello che dovete fare nella metro. Perché vi conviene, vi semplifica molto lasciarla qui. Quindi lasciatela qui, tanto qui non ci sono mostri. Ci sono le sanguisughe, ma le sanguisughe non contano come nemici, quindi non aumentano il livello di possessione. I wonder if Joseph is still alive. Però le uccido comunque perché mi danno fastidio. Ok,
Ora speriamo ci esca l'infestazione. Per adesso torniamo a salvare di nuovo. Io spero che adesso siamo nella metro. La metro la facciamo alla prossima live. Ma spero che riesca a uscire l'infestazione. Almeno una, per favore. Sì! Sì! La possessione delle finestre! Ecco qua. Prima possessione del gioco. Le finestre possedute. Se ci avviciniamo, guardate un po'. Ho un gran brutto presentimento. Infatti, guardate un po'. Se ci avviciniamo, c'è questo filtro rosso che ci fa capire che ci fa male stare vicino all'infestazione, ci dà fastidio e ci diminuisce la vita. Ecco, ci sono delle infestazioni più fastidiose perché alcune sono più vicine tipo al punto di salvataggio, alla cassa, più vicini allo spioncino, quindi alla radio, quindi alcune cose, capito, ti danno proprio fastidio, capito? Questa roba qui anche qui aumenta la difficoltà del gioco, Allora, per il finale ci sono dei finali che richiedono che voi vi prendiate cura della vostra stanza, inteso che prendervi cura delle infestazioni. Quindi, se volete prendervi cura del vostro appartamento e fare un finale, uno dei finali buoni, vi conviene fermare le possessioni. Come le fermate le infestazioni della stanza? Con le candele sante o con i medaglioni. Allora, faccio vedere con la candela e con il medaglione del santo. Adesso vediamo qua. Vediamo il medaglione del santo. Allora, la candela vi consiglio di utilizzarla bene, perché allora se voi avete due possessioni vicine, mettete una candela in un punto che prenda tutte e due, riuscite a occuparvene di tutte e due con una candela, quindi vi conviene usarle bene le candele, ok? Ce ne sono abbastanza in giro, però non usatele subito appena potete. Tipo per esempio il medaglione, quindi la candela la puoi piazzare a terra, puoi anche utilizzare il medaglione, lo puoi equipaggiare e poi ti avvicini così. Aspetta, comincia a vibrare e aspettate. Fino a quando smette di vibrare. Olè. Ok, in questo modo abbiamo rimosso l'infestazione. Il medaglione non è infinito, si rompe chiaramente. Con 2 utilizzi si rompe. Non ve l'ho fatto notare, ma la radio, se noi avessimo usato la radio prima dell'infestazione, faceva statico. Adesso non lo fa. Perché ci siamo occupati dell'infestazione. La radio serve, ripeto, ad avvertirci se nella nostra stanza c'è un'infestazione ovunque. Quindi se noi sentiamo statico dobbiamo metterci a cercare se vogliamo fare uno dei finali buoni, ok? Tutte queste robe delle candele dei medaglioni non si avevo capito, i medaglioni li usavo come scudo. Sì, puoi usarli anche come scudo contro i fantasmi, ma vabbè, sì, credo in difficoltà più alta forse conviene più utilizzarli contro scudo contro i fantasmi, perché i fantasmi non ti attaccano se lo utilizzi. Anche lì si rompe, però ho trovato 2 misteriosi e potenti artefatti che sembrano essere molto efficaci per sottrarsi ai fantasmi vittima, la candela santa e il medaglione del santo. Oltre ad essere molto efficaci contro i fantasmi vittima, nell'altro mondo sembrano anche impedire che questi invadano il mio appartamento. Basta accendere la candela vicino al posto dove entrano e si attiva il suo potere divino. Sì, questo ve lo ripete, ma ve l'ho già spiegato, no? Se indossato e equipaggiato, il medaglione del santo sembra respingere energia malefica e inizia a nutrire speranze. Sì, le candele e i medaglioni possono essere utilizzati per curare Eileen, per occuparsi dell'infestazione nella stanza e per respingere i fantasmi nell'altro mondo. Ma io vi consiglio, non utilizzateli contro i fantasmi. Il medaglione va bene contro i fantasmi se non volete che si avvicinino a voi e Eileen. Le candele utilizzatele più nell'appartamento per curare Eileen a fine gioco, non contro i fantasmi. E anche i medaglioni potete utilizzarli per le infestazioni. È una busta sporca. Continua a mettere una chiave di giocattolo. Mamma, ti do questo, quindi svegliati presto. È dentro al mio trenino. Questo scritto male perché questo è scritto da un bambino, da Walter. È dentro al mio trenino. Quindi ci dà qui la chiave per aprire la scatola che abbiamo visto nella metro nel primo episodio. Per oggi direi che abbiamo fatto, dai. Spero che la live di oggi sia stata chiara. No, credo di aver detto abbastanza, ma sono stata un po' più veloce oggi che rispetto alla prima live. Quindi spero vi sia stata più chiara, spero vi sia piaciuta. Grazie a tutti per averla seguita, aver seguito questo secondo episodio. Spero che sempre di più vi abbia fatto appassionare a questo titolo, vi abbia fatto cambiare idea in qualche modo sul titolo di Silent Hill 4.
E niente, continueremo il prossimo episodio. Grazie davvero per la visione. Nella descrizione trovate un link con tutte le fonti utilizzate per la realizzazione di questa lore run. E se vi va di supportarmi di più, da oggi è disponibile il mio account Patreon. Patreon è una piattaforma che vi permette di ottenere, tramite un abbonamento mensile, tantissimi vantaggi. Per quanto riguarda il mio canale, troverete esclusive sui prossimi video, sulle prossime lore run, spoiler su questi, anche sui miei prossimi cosplay, esclusive, foto inedite, eccetera eccetera, e molto altro ancora, quindi dateci un'occhiata. Ovviamente troverete anche tutti i miei appunti delle mie lore run, con tutte le foto appunto dei miei appunti sul mio quadernino, sui miei quaderni segreti. Quindi niente, grazie a tutti ragazzi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima.